a voi. Grazie. Armando May. Grazie a tutti, si sente? Il pigia il piccolo? Si sente? Sì. Ok. Innanzitutto grazie a tutti quanti voi, siete straordinari, veramente fantastici. Io devo dire, mi ricollego un po' a quello che diceva prima Nicole, perché a memoria negli ultimi 30 anni veramente non ricordo conferenze su questo tema o affini con una richiesta di partecipazione così ampia, cioè veramente è stata una sorpresa anche per noi, una sorpresa gratitissima naturalmente, perché ci date veramente supporto, l'energia giusta per continuare in questo lavoro che è veramente faticosissimo. E quindi grazie, fatevi un applauso perché siete veramente straordinari, grazie. Io lo dico senza enfasi onestamente, ma credo che voi veramente siete l'avanguardia di un nuovo Zeptepi, di un nuovo tempo, perché da oggi si comincia a scrivere una nuova pagina di storia, forse la storia, e non voglio esagerare, la vera storia del nostro passato remoto, perché grazie a quello che io ho sempre definito un nuovo illuminismo, no? Nel momento in cui si unisce la ricerca archeologica sperimentale con la tecnologia avanzata, si crea un binomio secondo me veramente molto efficace, perché su dati scientifici riusciamo veramente a ricostruire in via direi anche definitiva quello che è accaduto nel nostro passato remoto. Questo progetto, il progetto Kefren, lo chiamiamo così in questa fase, poi vi spiego perché, nasce, ha una data precisa, è il 1° settembre del 2022, quando un carissimo amico, Pino Morelli, che cito con grandissimo affetto, ha voluto che io e il professor Corrado Malanga ci incontrassimo a Pescara. È stato una 2 giorni meravigliosa, anche perché poi quando si stai con il professor Malanga, con Corrado, c'è sempre da imparare, e quindi sono stati 2 giorni veramente straordinari, dove ci siamo confrontati su alcuni temi. Loro venivano, Corrado e Filippo venivano dall'esperienza sullo studio della piramide di Cheope, che a mio avviso era veramente dirompente, ed è dirompente. E mentre io invece venivo da un percorso di ricerca iniziato nel 2021 sul condotto nord della Camera della Regina, che stavo condividendo in quel periodo con Manu Seifzadeh, che è un ricercatore californiano, e con Jean-Paul Boval, il fratello del più famoso Robert, l'autore della teoria della correlazione. È stato importante quella esperienza perché io, come dire, insomma, sono un po' come San Tommaso, cioè nel senso che quando vedo che c'è un progetto di ricerca estremamente serio, vado un po' ad approfondire i dettagli per vedere un po' se c'è una correlazione anche col percorso di ricerca che stavo facendo io. E guarda caso loro lavoravano sulla piramide di Cheope mentre io stavo studiando un particolare di quella piramide. E questa immagine fa riferimento appunto a un tratto del condotto nord, del condotto nord della Camera della Regina. Siamo precisamente al 4° blocco dall'inizio della pendenza del condotto, al 7° dall'ingresso, dove avevamo notato una serie di frammenti sul pavimento del condotto che ci ha lasciato immaginare che quel frammento sia schizzato sulla parete opposta, perché dall'esterno avevano tentato di forzarlo. In particolare mi ha ricordato un altro condotto che si conosce poco, che è all'interno della camera della Grande Piramide, esattamente nel condotto d'ingresso verso la camera, verso l'anticamera
della Camera del Re, che è noto come condotto di Caviglia, che ha scavato perché aveva trovato questo foro, si era intrufolato e si è trovato durante il corso di scavo proprio all'altezza del condotto nord della Camera del Re. Si vede proprio lo sviluppo del condotto da quell'anfratto. In questo caso nella Camera della Regina avevano cercato di forzarlo, ma quello che è molto interessante invece è la parte superiore verso il nono blocco del condotto, dove si vede, indicato da queste frecce, insomma, sul lato destro della parete, un varco, uno squarcio. Anche lì ci troviamo con dei detriti che qui si vedono meglio, che sono quindi è evidente la forzatura che c'è stata in quel punto. Peraltro tra i detriti abbiamo rilevato, come dire, insomma, abbiamo individuato un biglietto d'ingresso all'area archeologica di Giza che era in vendita, insomma, nel periodo compreso tra il 1973 e il 1991, e una rotella che poi alla fine abbiamo scoperto si tratta di una pellicola di una cinepresa, la chiamavano allora, di fattura russa. Quindi evidentemente qualcuno era entrato in quell'ambiente e aveva lasciato un segno del proprio passaggio. Io penso peraltro questi elementi non siano stati lasciati lì per caso. E quindi ho voluto approfondire questo dettaglio per capire poi a che altezza si trovava questo ambiente e se questo ambiente coincideva con la ricostruzione che avevano fatto Corrado e Filippo. Io onestamente non so perché, ma voi, questo è uno dei due ambienti avete indicato in verde, non è un caso naturalmente, perché il caso non esiste, però quella camera coincide esattamente con questo ambiente disegnato in verde nella ricostruzione che avevano fatto Corrado e Biondi e Filippo. Quindi era la certezza matematica, direi, che il progetto a cui stavano lavorando e la tecnologia che stavano utilizzando era perfetta, precisa, e che grazie a questa tecnologia si sarebbero potuti fare ulteriori passi avanti nella ricerca. Quindi questo nasce così fondamentalmente il progetto Kefren, che è un progetto innanzitutto di persone, perché abbiamo creato veramente un gruppo straordinario, affiatato, ai limiti della telepatia. Veramente si è creato un rapporto magnifico e poi io personalmente mi arricchisco giorno dopo giorno perché ho a che fare con dei geni e quindi per me è veramente un'esperienza straordinaria. Tutti quanti sapete, per quelli che mi seguono, che nel 2010 ho presentato nel corso di una conferenza tenutasi alla Zayed University di Dubai la mia teoria sulla datazione dello Zeptepi, che è un progetto che va un po' oltre quella che era la teoria della correlazione di Robert Bauval dalla quale sono partito. E mentre Robert aveva focalizzato l'attenzione soltanto sulle piramidi e sulla Sfinge, datando il sito al 10.500 a.C., io ho voluto fare uno step ulteriore, avendo individuato dei limiti sia nell'analisi tecnica degli allineamenti, sia proprio nell'individuazione di tutti quegli elementi possibili presenti sulla piana di Giza che potessero dare un ulteriore contributo alla ricerca, e quindi ampliando lo spettro di analisi e riproporre, diciamo così, una datazione più coerente con quello che era presente sulla piana di Giza. E così si è arrivati al 36.400 a.C., dove questo insieme di elementi, di monumenti, quindi non mi riferisco soltanto alle 3 piramidi maggiori, alla Sfinge, ma anche alla mastaba dove attualmente c'è la mastaba di Khentkawes, alla tomba NC2, al tempio di Amenhotep II e 2 templi ai piedi della Sfinge, insomma tutta una serie di elementi che mi hanno consentito di definire la piana di Giza da est ad ovest, allineandola
interamente tutti questi elementi con la volta celeste, e c'era un allineamento preciso. Quindi io ritengo che quella data possa essere sicuramente il punto di partenza per definire storicamente lo Zeptepi. Questo studio quindi mi ha portato poi a pormi la seconda domanda: se questo complesso è così antico, chi ha potuto costruire, realizzarlo? Chi l'ha fatto sta benedetta opera che è straordinaria? E allora qui bisognava scegliere una strada, e la strada secondo me più utile per capire anche la consistenza dell'intero impianto era entrare nella mente del serial killer, cioè di chi ha veramente realizzato quell'impianto, capire come ragionava, in che modo ha sviluppato da un punto di vista architettonico, ingegneristico e non solo, anche scientifico, utilizzando diciamo una terminologia più complessa, più ampia, capire quali erano i sistemi di comunicazione di questa civiltà. Possiamo ovviamente riferirci a una forma di comunicazione fonetica, ma il problema è che nelle piramidi di Giza non c'è lo straccio di un geroglifico, e non considero lo scarabocchio di Weiss, che è in una delle camere cosiddette di scarico dello Z. Ormai è noto a tutti che si tratta di un falso. E allora quale poteva essere l'altro sistema di comunicazione? Il linguaggio del numero, lo strumento universale, lo strumento del linguaggio universale, perché attraverso il numero si comunicano codici che attraversano lo spazio-tempo. Un altro aspetto importante era lo studio dell'astronomia, perché attraverso questo strumento non solo è stato possibile datare il sito, ma ci dava ulteriori elementi di valutazione anche alla luce di quello che stava venendo fuori poi dalla ricerca che era in corso, delle connessioni non soltanto con la superficie, ma anche con l'oltremondo, definiamolo così, l'underworld, come dicono gli inglesi, che di passo in passo, passo dopo passo veniva alla luce. Così come, diciamo, la geometria, ma anche l'analisi degli archetipi che venivano fuori dalla realizzazione stessa di alcuni monumenti che sono stati costruiti sulla piana di Giza, come vedremo tra un po', ad esempio nel Tempio della Valle, che è uno dei due templi, quello di destra, che si trovano sotto la Sfinge. Quindi entrare nella mente di chi ha realizzato quell'impianto era fondamentale. E questo grazie allo studio di diversi autori, come per esempio George Hart, che è un archeologo che ha lavorato al British Museum, ha realizzato, diciamo così, una serie di pubblicazioni sulle varie divinità del Pantheon egizio, e in particolare su una, Tot, la divinità chiamata Tot, che sembrava essere non soltanto molto interessante per gli aspetti che analizzava, ma sembrava proprio la divinità che era più affine alla costruzione dell'intero impianto di Giza. E quindi sono partito da lì per approfondire questo tema e capire quanto Tot potesse essere connesso all'intera impalcatura di Giza. E così man mano sono venute fuori tutta una serie di elementi che vedremo da qui a qualche momento, ma soprattutto è venuta, come dire, insomma, nel corso poi della nostra ricerca, l'esigenza di approfondire anche sul luogo alcuni dettagli che potevano essere utili alla ricerca. E così nell'ambito del tour Egitto svelato, come dire, abbiamo coniugato utile e dilettevole, insomma, no? Quindi siamo andati in Egitto per visitare la piana di Giza, e in particolare le piramidi e i monumenti che sono stati più importanti, insomma, che sono stati costruiti su quell'area, ma dare anche una sbirciatina ad alcuni elementi che riguardano sia la piramide di Cheope che la piramide di Chefren. Non vi parlerò della piramide di Micerino, magari lo faremo in un'altra occasione, ma anche lì vi posso anticipare che ci sono delle cose molto molto interessanti.
Per quanto riguarda la piramide di Cheope, la prima cosa che voglio analizzare con voi sono questi blocchi che si trovano sulla facciata nord della piramide, nel tratto che conduce all'ingresso di Al-Mamum, quindi quello che è stato, come dire, insomma, creato forzosamente dall'interno. Quindi chi vi dice che questo ingresso è stato realizzato dall'esterno dice sostanzialmente un'inesattezza per tutta una serie di motivazioni. La prima è che doveva avere una fortuna sfacciata a trovare quell'ingresso proprio in quel punto. In realtà viene da sotto, poi vedremo da dove, e quindi questi blocchi denotano profonde tracce, sono in arenaria, profonde tracce di erosione d'acqua. Soltanto su alcuni blocchi della facciata nord e su alcuni blocchi nell'angolo di nord-ovest della grande piramide, e sono i due punti che ho analizzato, e questo significa che già intorno, diciamo così, al 10.500, quindi il periodo a cui invece Boval faceva risalire l'allineamento, probabilmente in quel periodo che si è verificato qualcosa che ha demolito parte della copertura che caratterizzava la grande piramide, esponendo questi blocchi all'erosione d'acqua, perché poi quell'area è stata sommersa nel tempo dall'acqua del mare, insomma. Quindi queste tracce di erosione di acqua erano molto molto importanti. Questo invece è il plateau antistante la facciata est della piramide della grande piramide. È un lastricato in pietra calcarea, e vi posso garantire che questo plateau è formato da blocchi talmente grandi che non rientravano neanche nella macchina fotografica, talmente erano estesi. Sono perfettamente lavorati, quindi sono tagliati perfettamente e allineati l'uno con l'altro e circondano l'intera struttura. E dopo capirete perché è importante questo dettaglio quando interverrà il professor Corrado Mananga. E questa caratterizzazione della base della piramide di Cheope la ritroviamo anche nella piramide di Chefren e nella piramide di Micerino e anche nell'area della Sfinge. Un altro aspetto interessante, questo è stato Filippo che mi ha chiesto delle informazioni sulla grande galleria. Quello che vedete qui è un particolare dell'ingresso proprio nella grande galleria, cioè praticamente quando si esce dal condotto ascendente, guardando in alto, c'è questo blocco in granito che ostruisce un buco, è un tappo praticamente, che conduce probabilmente da qualche altra parte, che in questo momento non sappiamo o comunque non abbiamo ancora visto fisicamente, e si trova esattamente in questo punto che vedete nel cerchio bianco, che corrisponde esattamente a quello che hanno individuato Corrado e Filippo nella loro ricostruzione degli interni della grande piramide, che vedete qui nel cerchio in rosso. Poi c'è un altro elemento molto interessante, e questo Filippo mi aveva chiesto di darci particolare attenzione, perché questo è un buco che è stato chiuso con questo blocco di granito, e questo punto è esattamente nella parte più in alto, sulla parete est della grande galleria, proprio in alto, e c'è un'altra ostruzione che porta sicuramente in qualche altro ambiente che hanno ricostruito loro nel loro lavoro sulla piramide, sulla grande piramide. E poi veniamo alla camera del re. In questo punto c'è quel famoso barco verso la camera sottostante che si trova proprio sotto la camera del re. In quell'occasione mi sono intrattenuto
con i due custodi che sono all'interno della camera, insomma, che regolano il flusso di accesso a quell'ambiente. Ci siamo intrattenuti in chiacchiere a breve in realtà, ma ho posto delle domande molto precise sull'ambiente che si trovava sotto. Dopo un momento, come dire, di loro imbarazzo, ed erano anche un po' restii, diciamo così, a parlarne, pian piano, insomma, sono venute fuori delle cose che sono estremamente interessanti. Allora, tutti quanti probabilmente avrete visto già questa immagine. Si tratta di un muro che evidentemente non è di periodo egizio. Ecco, è stato costruito nel corso degli anni '80 questo muro. A una mia domanda precisa su qual era la necessità di creare questa ostruzione, mi hanno, come dire, tra virgolette, rivelato che questo muro, oltre questo muro, c'è un corridoio che scende giù per diversi metri, poi si sdoppia in un altro condotto che va verso l'alto, è importante questo dettaglio, che va verso l'alto, e poi questo condotto conduce ancora più in basso fino a un pozzo. Quindi c'è un pozzo alla fine di questo percorso. È molto probabile che chi ha esplorato quella camera che abbiamo visto prima nel condotto, quando vi ho parlato del condotto nord della camera della regina, sia passato proprio da quel varco e abbia preso la direzione verso l'alto e sia entrato in quell'ambiente. Quindi è da lì che sono passati. E passiamo alla piramide di Chefren. La visita alla piramide di Chefren è stata molto interessante, in verità era la prima volta che accedevo a quel monumento. Ha uno sviluppo diverso rispetto degli interni, rispetto almeno quelli che conosciamo, poi gli altri ve li faremo vedere dopo. Ha uno sviluppo diverso rispetto a quello che è la grande piramide. È interessante notare che anche qui alla fine del condotto discendente, quindi dall'ingresso fino alla fine di questo condotto, una volta terminato il condotto si entra in un condotto orizzontale che è anche abbastanza alto, infatti ci stavo in piedi, a differenza del condotto discendente che mi ha fatto un po' di fatica a scendere, perché è basso, intorno al metro di altezza. C'è questa nicchia. Quello che vedete qui all'interno della nicchia è un marchingegno dello Scan Pyramid che stanno rilevando le famose particelle muoni nella speranza di beccarne una e ricostruire un po' l'ambiente interno secondo la loro tecnologia, che per carità, insomma, rispettiamo, però voglio dire, insomma, almeno io ritengo che sia, diciamo, poco efficace per venire a capo dei segreti che custodisce quel monumento. Questa nicchia si trova in realtà qui nella ricostruzione che vedete qui nella ricostruzione grafica. In realtà non è proprio precisa la posizione della nicchia rispetto al condotto che va in basso, perché si trova proprio di fronte alla porta che porta nella seconda camera nota della piramide di Chefren. Avremmo voluto esplorare quell'ambiente, ma come dire, ci è stato negato l'accesso. Non vi nascondo che abbiamo provato anche a forzare la mano per entrare, ma non è stato possibile. Quindi significa che laggiù non solo ci sono i macchinari dello Scan Pyramid, ma spero che non abbiano fatto lo stesso scempio che hanno fatto qualche anno fa nella camera della regina della Grande Piramide, dove hanno addirittura perforato il pavimento per verificare se anche sotto la camera della regina ci fosse un ambiente come nel caso della camera del re. Quindi comunque non c'è stato possibile esplorarla. Questo invece è un dettaglio del condotto orizzontale che invece porta alla camera di Belzoni, al quale si accede risalendo da un breve condotto ascendente che porta più su
verso quest'altro corridoio orizzontale che porta all'interno della camera di Belzoni. Anche qui siamo sulla parete sinistra, procedendo verso la camera cosiddetta funeraria, e ho individuato questo particolare blocco, che magari qui vi evidenzio meglio, e anche questo sembra essere un tappo che ostruisce un varco, perché è completamente sagomato in maniera totalmente diversa agli altri che sono molto più lineari. Quindi è possibile che dietro questo tappo possa esserci qualche cosina di interessante. E questa invece è un'altra nicchia che si trova qualche metro più su. Questa nicchia è molto interessante perché il blocco interno è un granito rosa, mentre quello che lo ostruisce è un blocco di arenaria. Lo ostruisce perché quasi lo blocca, nel senso che non è possibile estrarlo se non rimuovendo il pezzo di sopra. Quindi è possibile che anche questa particolarità del blocco di granito rispetto all'arenaria che caratterizza il condotto possa riservare qualche sorpresa. Infine siamo alla camera di Belzoni. Siamo entrati nella camera di Belzoni, questo è una cosa simpatica, esattamente 207 anni dopo la sua scoperta, perché era il 2 marzo del 1818 quando c'è entrato Belzoni, noi invece siamo entrati il 2 marzo del 2025, quindi è stata una cosa molto carina. E c'è una cosa molto interessante in questa camera, perché queste due immagini vi danno contezza dell'esistenza di due shaft. Queste sono le pareti opposte e sono esattamente corrispondenti. Ma c'è un altro elemento che sembra molto interessante, cioè di questo buco che è stato fatto nell'angolo in alto della camera di Belzoni sulla sinistra dell'ingresso. È interessante notarlo perché in corrispondenza di questo buco sulla parete opposta sono stati fatti dei lavori di manutenzione lì e sono evidenti, probabilmente c'erano altri due shaft che caratterizzavano questo ambiente. Ovviamente questo lo cercheremo di verificarlo se sarà possibile, insomma, perché mi sembra di aver capito che non è che sia estremamente semplice fare questo, anche perché si tratta di condotti molto molto piccoli. Però la cosa interessante è che in questa camera, rispetto alla camera del re, alla camera delle regine nella piramide di Cheope, presenta una coppia di shaft, una doppia coppia di shaft. Un'altra cosa molto interessante l'ho notata esaminando i blocchi superstiti della pavimentazione della camera di Belzoni nei pressi della cosiddetta vasca, o insomma gli accademici la chiamano sarcofago, per noi è una vasca, per me è una vasca, perché questi blocchi che sono intorno al contenitore presentano dei fori ben definiti e devo dire la verità anche abbastanza profondi, insomma sono di 7-8 centimetri, se non qualcosina in più. E giustamente il professor Malanga mi ha fatto notare che molto probabilmente questi erano dei blocchi utili per inserire delle aste, dei pali, insomma così, per far scorrere il coperchio e poi eventualmente quindi ritirarlo e poi richiuderlo. E quindi anche questi blocchi, questi dettagli hanno una particolarità molto utile che va anche, diciamo così, a sposare questa idea che abbiamo della funzione di questi monumenti. Infine questo è un piccolo dettaglio, è un blocco di calcare che si trova in una nicchia proprio alla fine del condotto discendente, che sembra essere la porta di chiusura di quella che separa praticamente il condotto discendente dal primo condotto orizzontale. Infine, la grande piramide se ne parla poco, però in realtà questo monumento è stato particolarmente studiato con l'utilizzo di tecnologie. Innanzitutto abbiamo detto che è stato come dire, esplorato da Belzoni nel 1818 e successivamente da Perring, l'amico di Weiss, che è autore dei disegnini nella camera di scarico dello Z.
hanno esplorato questo monumento, ma in realtà una delle prime sperimentazioni più interessanti è stata eseguita nel 1967 dal professor Luis Alvarez, che successivamente poi nel 68 è stato insignito del premio Nobel per la fisica. E già nel 1967 si utilizzava questa famosa tecnologia muoni. In quell'occasione, considerando anche la strumentazione che si aveva all'epoca, non ci sono riusciti nel 2025, nel 1967 sono riusciti ad esplorare soltanto un piccolo volume della piramide, circa il 18%, con esito naturalmente negativo. Altre sperimentazioni sono state fatte sia dal CERN che dall'Università di Riga, ed è molto interessante quest'ultimo studio che è stato eseguito sulla piramide, perché nell'ambito di un simposio di ingegneria, insomma, quindi non aveva nulla a che fare fondamentalmente con la ricerca archeologica, sono state individuate delle fratture nell'area di nord-est della piramide, lungo alcuni corsi verso la base, che secondo questi ricercatori lasciano presagire o comunque lasciano intuire il possibile crollo interno, quindi in spazi vuoti. Da ciò si è dedotto che potessero esserci degli ambienti inesplorati all'interno della piramide di Kefren. Un altro tempio, un altro complesso monumentale molto interessante è quello a ridosso della Sfinge. In particolare ho avuto la possibilità di analizzare alcuni elementi strutturali all'interno del Tempio della Valle, che è quello che si trova sulla destra della Sfinge. Perché? Perché praticamente questo tempio presenta una doppia caratterizzazione strutturale, fatta in blocchi di arenaria. Questa è un'immagine presa dall'angolo di sud-est del tempio. Vedete questi blocchi enormi di arenaria che formano tutta la parte perimetrale e che dimostrano, diciamo così, delle profonde tracce di erosione. E poi c'è una parte interna che è fatta invece di granito. Nella versione accademica questo tempio sarebbe stato sottoposto a manutenzione durante il periodo, durante l'antico regno, quindi durante il regno di Kefren, a cui è attribuito questo tempio. Ed è attribuito a Kefren non perché ci siano delle testimonianze archeologiche comprovanti questo legame tra Kefren e il Tempio della Valle, ma semplicemente perché è stato trovato in un pozzo una statua in diorite di Kefren, peraltro sottosopra, insomma. Quindi diciamo da questo ritrovamento è nata, diciamo così, l'equazione Tempio di Kefren, Faraone Kefren. In ogni caso, quello che è interessante è la dimensione e il taglio di questi blocchi di granito, che sono enormi. Io credo che anche qui i più grandi si avvicinano alle 70-80 tonnellate di peso. Peraltro con una congiunzione estremamente, diciamo così, precisa. Oltre a un taglio, questo pezzo di granito è stato proprio tagliato a formare una curva che combaciasse con gli altri laterali. Quindi veramente una tecnologia che nel corso del periodo dell'Antico Regno e in particolare durante il periodo della Quarta Dinastia non è oggettivamente riconosciuta alla civiltà egizia, che in quel periodo utilizzava ancora martelletti in legno e scalpellini in rame. Quindi lavorare il granito, per lavorare il granito ci voleva ben altro. Una cosa che mi ha sempre incuriosito però è la forma del Tempio della Valle, e qui ne vedete una proiezione grafica. Tempio della Valle che, come dire, mi ha sempre dato la sensazione di qualcosa di diverso dal disegno di un tempio. Sembra quasi una piastra per la trasmissione elettrica. Voi siete più un circuito, diciamo così, un microchip, un circuito.
Quello che è interessante però, come vi dicevo prima, utilizzare la sintassi del pensiero, entrare nella mente del serial killer e analizzare gli elementi più semplici che ci vengono agli occhi, perché diciamo l'unico modo per trasmettere un messaggio nel futuro è utilizzare un linguaggio molto semplice. E quindi che cosa vediamo qui sulla sinistra? Vediamo una specie di forchetta formata da 3 denti. Quindi abbiamo un numero 3. Poi vedete anche lo sviluppo del colonnato. Anche qui ci sono una serie di colonne che ci restituiscono un numero. Praticamente sono 16 colonne di base che formano questo tempio. Quindi praticamente la somma di 7. E poi abbiamo un elemento qui sulla destra che è formato appunto da una nicchia, che è quella lì che vedete in questo punto, dove c'è il numero 1. Quindi i numeri che vengono fuori sono il 3, 7 e l'1, che manco a farlo apposta sembra essere un anagramma del numero 137. E questa cosa già è sembrata, come dire, insomma, uno stimolo ad approfondire questo gioco. Ora, nella lettura archetipa di questi elementi, non è stato, come dire, difficile associare questo numero 3 e quella forma del numero 3 a questa lettera che ritroviamo, diciamo così, nell'alfabeto ebraico, che è la Shin, che di per sé vi dà questo significato, insomma, no? Della forma traslante, comunque dell'uomo che si reincarna a nuova vita. Quindi stiamo cominciando ad avere, come dire, un piccolo dettaglio su quello che poteva trasmettere come significato il Tempio della Valle. Un altro aspetto interessante invece è la forma dell'uno, che ci ricorda il Tao, e anche qui nel suo significato, diciamo così, archetipale, c'è qualcosa che ci porta, come dire, insomma, sia al reincarnato che al compimento di un'opera straordinaria. Ed è altrettanto interessante notare che lo sviluppo del Tempio sembra ricordare invece un'altra lettera, che è la Zain, che praticamente ci dà questo concetto di immortalità. Allora, tutti questi elementi messi insieme ci riconducevano, nel corso del nostro studio che stavamo proprio sviluppando con l'underground di Giza, alla città di Amenti e alla sua funzione simbolica, no? Nei testi antichi, nel libro dei morti, nel libro della camera nascosta, Amduat, nei testi delle piramidi, che si parla di una città dei morti sulla quale regnava Osiride, città che prevedeva, come dire, un percorso durante le 12 ore della notte che sono richiamate nell'Amduat, durante il quale l'anima del faraone passava per rinascere poi a nuova vita e rientrare nella Duat. La cosa interessante però che mi interessava capire era perché questo 371 e non hanno invertito le simboli per riportarli poi al 137. Ora, ci sono molte formule, diverse formule matematiche, aritmetiche, matematiche, insomma, che possono essere applicate a questo numero, che a me in realtà interessavano poco, perché in realtà puntavo alla simbologia, a quella simbologia che potesse utilizzare, che collegare la matematica o comunque i simboli elementari dell'aritmetica con la simbologia egizia. E l'unica formula che applicabile a questo numero, che potesse essere collegata alla croce, no, all'Ankh, che è nelle mani degli dei, simbolo della vita e simbolo di vita nell'aldilà, era la funzione di sigma. La funzione di sigma, che è una funzione, la vedete qui, applicata a tutti i divisori naturali, che restituisce che cosa questo numero? Questa è una cosa veramente interessante. Io credo che il caso non esista, ma il risultato della funzione di sigma applicata a 371 ci dava il 432. Quindi avevo trovato un altro codice che unito al 137
coniugava lo spazio-tempo con l'immortalità e ci dava un'indicazione di quello che poteva esserci sotto la piana di Giza. Vado avanti velocemente perché abbiamo il tempo limitato. Un altro pochettino. Quindi questo ulteriore elemento, questo ulteriore codice che veniva fuori dall'interpretazione di questi simboli e che mi permetteva vi ricordate, di entrare nella mente del serial killer e leggerne la sintassi del pensiero, mi ha spinto inevitabilmente ad approfondire un altro testo che è particolarmente controverso, che sono le famose tavole smeraldine. La storia la conosciamo tutti delle tavole smeraldine, insomma l'origine non è considerato un testo attendibile dalla comunità accademica, per certi versi forse anche a ragione perché l'originale di questo testo non è stato mai trovato, però questo testo ci dice anche, ci racconta delle cose che sono molto molto interessanti. Di questo libro, nel corso del lavoro che stiamo svolgendo, ho considerato soltanto gli aspetti descrittivi della città di Amenti, quindi tralasciando tutto il resto che in questo momento ci interessa poco, poi magari lo analizzeremo quando avremo le idee ancora più chiare su quello che sta venendo fuori da questo lavoro di ricerca. Però le tavole smeraldine cominciavano ad avere, come dire, una funzione molto interessante, al punto che mi sono detto, vedete, non l'abbiamo trovato questo testo, l'originale non c'è, ma può darsi che gli diamo un senso storico soltanto attraverso la ricostruzione di quello che stiamo trovando. E da qui sono nate, come dire, insomma, anche una serie di approfondimenti che abbiamo voluto fare su alcuni elementi di questo libro. E così una sera con Filippo ci siamo, come dire, soffermati sulla 15ª tavola delle tavole smeraldine, perché lì avevamo individuato un linguaggio sconosciuto, una lingua che non ci dava nessuna risposta di senso compiuto, e quindi abbiamo analizzato queste frasi che componevano questo testo, che peraltro bisognerebbe ripetere secondo le indicazioni di Thoth come un mantra per vivere delle esperienze, diciamo, in altre dimensioni. Le frasi sono queste, ve le elenco velocemente. Le abbiamo esaminate e guardandole meglio, così non davano nessuna risposta, insomma, sembrava veramente delle frasi, delle lettere messe a caso. Però analizzandole meglio, come dire, ci davano delle assonanze che ricordavano da un lato alcune frasi o comunque assonanze con la lingua mesopotamica, quindi sumera, e altre invece che ci davano delle assonanze con lingue protosemitiche. Da qui abbiamo deciso di approfondire meglio questi testi e di sillabarli nella maniera corretta. E quindi abbiamo individuato, diciamo, la formula migliore, che è questa qui, per leggerle e avere, come dire, per dare un senso compiuto a queste frasi. Vediamo la prima che cosa significa. Dor e lil la. Significa il tempio di Thoth come strumento dello spirito. Leggete bene la traduzione e capirete perché stiamo andando verso Amenti. La il Umgan significa lo strumento dello spirito. Ricordatevi il lavoro fatto dal professore Malanga e da Filippo sulla Grande Piramide. Lo strumento dello spirito rende i popoli liberi e consapevoli. Tagliare o staccarsi dalla materia per servire il divino. Lodare il figlio di Dio o comunque la divinità in generale, roccia su cui scrivere le opere del regno, quindi ricordiamoci della funzione di Thoth nelle tavole smeraldine, tutto quello che ci racconta. L'entità spirituale primordiale forgia lo spirito divino. Quindi avevamo individuato una serie di elementi
che ci spingevano a maggior ragione a considerare che quello che stava venendo fuori dall'underground di Giza potesse effettivamente essere qualcosa che potesse essere associato alla città di Aminti. Ora, Amenti, l'etimologia della parola Amenti, in realtà, come dire, noi abbiamo nei testi egizi un riferimento a una divinità che si origina, diciamo così, nel Medio Regno, che si chiama Imentet. Imentet, la doppia T finale in genere indica un femminile, o Amentet. Quindi, poiché nella lingua egizia le vocali non esistono se non all'inizio della parola, quindi ci è venuto da cercare di capire se la stessa Amentet potesse indicarci qualche elemento in più e avere la certezza che quello che stavamo vedendo potesse essere veramente Amenti. In realtà, suddivisa in un certo modo, la parola Amenti significa seme o acqua del potere divino della vita. Quindi il potere divino della vita, acqua, come elemento di base di tutta questa impalcatura, unito al 137, che in archetipi significa ingresso nella casa della vita, ci dava da pensare che mentre Kefren poteva rappresentare l'ingresso nella casa divina della vita, Amenti era il luogo che viene descritto nei testi antichi. Ci sono poi tutta un'altra serie di elementi che potete leggere qui nella diapositiva, nella slide. Sono degli elementi caratterizzanti la città di Aminti. Ci sono due cose che vedrete successivamente, questi due enormi ambienti che sono stati individuati nel corso dei rilevamenti con il SAR, che sono richiamati proprio nelle descrizioni delle tavole smeraldine. Questi due grandi ambienti infiniti come lo spazio. Quindi stiamo ad individuare due grosse camere che sono, diciamo così, veramente a perdita d'occhio. C'è un'altra cosa che viene descritta nelle tavole smeraldine, riferita alla costruzione di Aminti. A un certo punto della fase di costruzione vengono realizzati dei pozzi profondi per portare luce e vita ad Amenti, è descritto proprio così nelle tavole smeraldine. La piana di Giza si caratterizza, per chi non so quanti di voi ha avuto, diciamo, il piacere di visitare quell'area, però sulla piana di Giza ci sono tanti pozzi che sono stati realizzati in un lontano passato, sicuramente non sono di fattura dinastica, che caratterizzano quelle aree sia a ridosso delle piramidi che diciamo in spazi anche più distanti, e mi riferisco in particolare all'area a nord-ovest e a sud-est della piana di Giza. Quindi in realtà c'era qualche altro elemento nella descrizione delle sale di Amenti, della costruzione di Amenti, che sembrava combaciare con quello che stavamo osservando nel corso dei rilevamenti. Infine, un altro aspetto che mi sembra veramente molto interessante rilevare è che nella concezione dell'aldilà della civiltà egizia si fa riferimento ad Amenti, si fa riferimento a Rostau e si fa riferimento alla Duat. Ora, la civiltà egizia si caratterizza per il concetto di dualità, troviamo la dualità nella parte spirituale, insomma nel Ka e nel Ba, nella concezione del tempo, il tempo lineare, il tempo circolare, il Nehe e Jet, così come negli oggetti quotidiani che venivano utilizzati
proprio, proprio negli aspetti anche più semplici della vita quotidiana. Qui invece mi sembra che si va oltre la dualità, che non è una cosa da poco. Noi abbiamo una mente che è l'oltretomba, quello che stiamo guardando da un po' di tempo, c'è il Rostau che fa riferimento alla superficie di Giza dove ci sono le piramidi, Sfinge e quant'altro, e poi la Duat che è il corrispondente nella volta celeste. Quindi siamo nella piena applicazione del principio as above, so below, come sopra sotto, che troviamo nella filosofia di questa divinità che si chiama Tot. E qui, e poi chiudo, qual è la relazione tra Giza, lo Zeptepi ed Amenti? In realtà noi possiamo, come dicevo all'inizio, capire alla perfezione che cos'è la costruzione, l'architettura di Giza, soltanto se la studiamo nella sua interezza. Quindi da est ad ovest, quindi non limitare l'attenzione soltanto alle piramidi o soltanto alla Sfinge o soltanto alla tomba in EC2 eccetera eccetera, ma possiamo capirne la complessità soltanto analizzandola nella sua interezza. Quindi da est ad ovest e a questo punto anche dal basso verso l'alto. Quindi mentre ad est abbiamo la Sfinge come guardiano della vita, quindi al sorgere del sole simbolico, quindi la vita che si sviluppa del sole lungo l'eclittica, ma la nostra vita nella quotidiana, la vita del faraone nella sua quotidianità, quindi guardiano della nascita. Poi abbiamo l'ingresso ad occidente, Imentet, Amenti, la dea della collina d'Occidente, luogo della morte simbolico per gli antichi egizi. Poi il percorso lungo la città di Amenti, nell'underground di Giza, fino di nuovo alla Sfinge, per concretizzare quel concetto di nascita, morte e rinascita, che è parte integrante di tutta la struttura spirituale e religiosa dell'antico Egitto. E qui mi taccio e passo la parola ai miei colleghi, ringraziandovi tutti per l'attenzione. Grazie. Sì. Che è la prima volta che grazie per l'applauso, mi sa che l'emozione è aumentata adesso. Toccherà dire un bazing adesso. Allora fischi così si... E quindi è la prima volta che discuto una presentazione davanti a tante persone, cui ringrazio perché la nostra motivazione siamo noi tutti, e vi ringrazio che siete accorsi qui in tanti ad ascoltare. Grazie. Allora, diciamo che in questa presentazione purtroppo un po' di formule ce le dobbiamo prendere, quindi è giunta l'ora di fare, di avere un po' di matematica. Perché questo? Perché è meglio spiegare la cosa così com'è, quindi dobbiamo capire bene la tecnica che abbiamo usato per effettuare le scansioni sotterranee, per arrivare ai risultati che il professor Malanga ci presenterà. Ok, allora il titolo è il sonar spaziale. Il sonar è un'apparecchiatura di telerilevamento, quindi diciamo che il telerilevamento è una disciplina scientifica che viene fatta dallo spazio e che serve appunto per misurare le cose a distanza. Telerilevamento, quindi misurare a distanza. Ma uno dice, vabbè, ma il sonar che cosa fa? Trasmette onde acustiche e riceve l'eco delle onde acustiche degli oggetti che vuole rilevare.
Infatti viene usato per esempio sulle navi, no? Il sonar, ma viene usato anche a terra, oppure sui ghiacci, per capire l'andamento del sottosuolo, per esempio. Ma dallo spazio come fa a funzionare? Dallo spazio non funziona, infatti il sonar spaziale, questo titolo, è provocatorio, perché nello spazio, non essendoci un mezzo di propagazione delle onde acustiche, è impossibile far funzionare questa cosa. Impossibile non lo direi mai, perché comunque alla fine abbiamo usato un sonar spaziale e quindi siamo qui per capire insieme il funzionamento. Allora, l'agenda è un po' serrata, quindi io cercherò di fare presto. Calcolate che i primi 2 punti vi spiegherò un po' quello che è lo stato dell'arte del telerilevamento satellitare, e poi andiamo con una tecnica che ci siamo inventati per cercare di capire come funziona la cosa e come siamo riusciti ad avere le scansioni sotterranee. E poi vi presenterò dei casi di studio, quindi qualcosina, un richiamo sulla piramide di Cheope o Khnum Khufu, e poi altre cose, per esempio altri esperimenti che abbiamo fatto sul Gran Sasso d'Italia, oppure sulla diga di Mosul, oppure sul traforo del San Gottardo, per poi passare la parola al professore. Allora, abbiamo impiegato i cosiddetti radar ad apertura sintetica, e quindi io spiegherò a tutti quanti che cosa significa la parola stessa, l'apertura, e che cosa è l'apertura sintetica, perché le cose bisogna capirle bene. Da premettere, i radar ad apertura sintetica prevalentemente sono montati su dei satelliti che stanno nello spazio e prevalentemente, anzi solamente, non prevalentemente, solamente vengono posizionati nell'orbita bassa. L'orbita bassa è quell'orbita che occupa dei cerchi nello spazio che hanno una distanza dalla superficie della Terra intorno, variabili da 400 a 700 km, quindi sono prevalentemente vicino a noi. Giusto per capirci, esistono altre due orbite fondamentali, che sono l'orbita intermedia, prevalentemente viene piazzate prima e dopo le fasce di Van Allen, quindi intorno ai 14.000 km e ai 18.000 km, perché non conviene far rimanere i satelliti nelle fasce di Van Allen, perché durano meno e quindi bisogna metterle o prima o dopo, altrimenti le cose non funzionano. E che tipo di satelliti sono? Sono i satelliti del GPS, Global Positioning System, oppure di Galileo, il sistema per il posizionamto satellitare che noi usiamo tutti, per esempio, per far funzionare i nostri navigatori satellitari, di Galileo, che è il sistema satellitare europeo, oppure il GLONASS, e ce ne sono tanti altri. Insomma, ogni blocco importante del pianeta si costruisce il proprio sistema di teleposizionamento. Poi alla fine abbiamo l'orbita più lontana, che è quella dei 36.000 km, quindi stiamo abbondantemente oltre la fascia di Van Allen, dove solitamente un giro del satellite coincide con un giro della Terra. Quindi ad un osservatore che si trova sulla Terra il satellite si trova fisso, però non è fisso perché gira. Che poi in verità vedremo che compie anche altre figure che sono simili a degli 8. Quindi non è difficile, è molto difficile farlo rimanere fermo il satellite geostazionario. Che poi c'è un organismo internazionale che si chiama l'International Telecommunication Union, il cosiddetto ITU, che assegna ai paesi del mondo la scatola dove deve essere piazzato il satellite per le telecomunicazioni. Quindi abbiamo telecomunicazioni, teleposizionamento e poi alla fine l'orbita più vicino è il telerilevamento, ma non è
non è così proprio, perché ultimamente l'orbita bassa è, dal mio punto di vista, l'orbita più massivamente impiegata, perché ultimamente ci si stanno piazzando anche altri satelliti, e cioè quelli per le telecomunicazioni, anche nell'orbita bassa, e il servizio internet. Quindi diciamo che l'orbita bassa è molto importante, è un'orbita che è molto importante perché c'è una distanza con la Terra che è molto vicina. Va bene. Allora, adesso vediamo un po' perché si chiama radar ad apertura sintetica. Allora, da premettere, un radar, che lo dice la parola stessa, è Radio Detection and Ranging, è un'apparecchiatura che serve per fare la rilevazione degli oggetti che si trovano lontano da esso e poi contemporaneamente ne misura anche una distanza. E con il passare degli anni, quindi noi parliamo che questa apparecchiatura si pensava di poterla realizzare agli inizi del secolo, perché si pensava, diceva, allora noi possiamo usare le onde elettromagnetiche per capire se davanti a noi c'è qualcosa. Per esempio, serviva sicuramente ai naviganti, e con questo, dopo l'affondamento del Titanic, era fondamentale che le navi avessero a bordo dei radar, perché è importante, quando si naviga con la nebbia o si naviga quando c'è brutto tempo, di avere il radar acceso per capire che cosa c'è di fronte a noi. Il problema è che ci è voluto tanto tempo e tanti anni per svilupparlo, perché in questo caso, chiamiamola la potenza ricevuta del segnale radar, decade con la quarta potenza della distanza, e questo è un problema. Cioè significa che se io trasmetto per esempio 10, quello che ricevo è 0,001 in termini di potenza, quindi è un problema. Quindi ci è voluto tanto tempo, qualche signore doveva inventarsi delle valvole speciali, chiamate TVT, chiamate magnetron, che avevano la funzione specifica di generare l'energia a radiofrequenza coerente, e poi questa energia doveva essere anche ad alta potenza. Ok, andando avanti con gli anni si è pensato di montare o cercare di montare dei radar a bordo dei satelliti per fare cosa? Per pensare di generare delle immagini elettromagnetiche, immagini. Quindi ci si trovava di fronte a un concetto fondamentale, un concetto di fisica classica proprio, che veniva, di cui negli anni passati ci si era scontrato per esempio con i telescopi, per visualizzare gli oggetti o i bersagli che si trovano in lontananza. Bisognava agire su un parametro fondamentale. Questo parametro è la risoluzione spaziale. Questo concetto, che vi do anche una definizione scientifica della risoluzione spaziale. La risoluzione spaziale è una distanza, ed è una minima distanza, affinché due oggetti possono essere distinti separatamente. Cioè, se io ho due oggetti, questi, se questi due oggetti li faccio viaggiare nella distanza, quindi teniamo presente questo concetto della distanza, perché poi lo troveremo nel radar ad apertura sintetica. A un certo punto, e noi li osserviamo con qualsiasi cosa, con una telecamera, con una macchina fotografica, con qualsiasi cosa, a un certo punto questi due bersagli non li riconosceremo più separati, perché la distanza è troppo alta. E quindi installare un radar a 600 km di quota, bisognava stare attenti alla risoluzione. La fisica ci dice che la risoluzione spaziale, lo dice la slide, lambda, la risoluzione spaziale che si misura in metri, è uguale, che è uguale a lambda per R diviso 2 volte l'apertura.
Lambda è la lunghezza d'onda del parametro della manifestazione fisica che io uso per telerilevare. Posso usare qualsiasi cosa, onde elettromagnetiche, quindi tutta la categoria di luce fino a raggi gamma, onde elettromagnetiche, onde acustiche, quindi materia, anche la materia ha una lunghezza d'onda, ce l'ha detto De Broglie nei tempi della meccanica quantistica. Oppure, ecco appunto, posso usare per esempio degli elettroni quando per esempio dobbiamo usare il microscopio elettronico. Il microscopio elettronico sta per elettroni. Quindi diviso 2, vedete che lambda ed r stanno al numeratore. Ciò significa che più aumento r e più delta diventa grande. Io però ho necessità di avere delta piccolo perché è una minima distanza affinché due oggetti devono essere distinti separatamente. Diviso 2 volte l'apertura. Tutto lì si gioca, tutto lì. L'apertura. Se io ho una macchina fotografica, per vedere bene i dettagli ho bisogno di avere una macchina fotografica con un'apertura grande, perché devo avere una visione ampia di questa cosa, un'apertura grande. Provate per esempio a fare una fotografia con una macchina fotografica senza obiettivo, si può fare, ma quello che io ottengo è un qualcosa che non è la foto. Ottengo qualcosa, ma non è la foto. Devo inserire per forza l'obiettivo, perché l'obiettivo mi fa in modo di guardare le cose come siamo abituati noi a vederle, cioè dopo un processo di trasformata di Fourier. Cosa è la trasformata di Fourier? La trasformata di Fourier è quell'operatore matematico che professore, mi scusi il termine, mi trasforma tutto ciò che è onda in particella. Perché noi siamo abituati a vedere le cose compresse. Questa penna la vediamo perché abbiamo fatto un'operazione di trasformata di Fourier. I nostri occhi stanno facendo istante per istante, stanno calcolando una trasformata di Fourier. Quindi, per montare un radar nello spazio c'era bisogno di progettare il sistema con una grossa apertura. Se vi fate i conti, questa apertura, quindi facendo la formula inversa, per esempio imponendoci ad esempio una risoluzione spaziale pari a 1 metro, vedete che l'apertura che io devo avere nello spazio deve essere molto grande, chilometrica, 20 km, 30 km. Ciò significa che bisognava installare nello spazio un'antenna lunga 20 o 30 km. Una cosa impossibile. Non è possibile effettuare montare un pezzo di ferro lungo 20 km su un vettore spaziale per poi posizionarlo in orbita nello spazio. A un certo punto ci fu un periodo, per esempio negli anni 50, che questo progetto venne messo da parte per sua irrealizzabilità. Non è possibile. E come si fa? E si fa così. Ci fu una persona chiamata Carl Willey, uno scienziato che lavorava per la Bell negli Stati Uniti, che io definisco un eretico. C'è sempre lo scontro tra il pensiero ortodosso e il pensiero eretico. Se voi guardate indietro nel tempo e analizzate quello che è successo nel tempo, analizziamo tutti noi, scopriamo che il pensiero eretico vince sempre. Vince sempre. Quindi eretico sta per aria, libertà.
Praticamente Carl che cosa disse? Disse che non aveva senso installare un'antenna di 20-30 km nello spazio. Era stupido, era inutile. Lui disse: tagliate un pezzo di questa antenna, per esempio di 6 metri, lo tagliate col flessibile, prendete il frullino e lo tagliate, veramente. Poi prendete questo pezzo, questo frammento di ferro, lo impacchettate, lo mettete nel vettore e lo buttate nello spazio. Poi ci penserà l'orbita a sintetizzare quello che vogliamo, pure 80 km di antenna. Vedremo che noi abbiamo usato, e qui colgo l'occasione per ringraziare i 2 provider americani che ci hanno fornito gratuitamente, non solo a noi, ma a tutti quanti, a tutta la comunità scientifica, a tutte le persone, gratuitamente i dati satellitari con un'apertura pari a 80 km. Un'apertura di 80 km significa una risoluzione spaziale a terra di circa 6 o 7 centimetri. Molto, molto buona, una risoluzione molto buona. Ok, quindi vedete, ci pensa l'orbita, o in questo caso è l'aereo, ma non fa niente, uno può immaginare un satellite che vola nello spazio, e qui vi dico che i satelliti per il telerilevamento solitamente viaggiano in un'orbita circolare polo sud, polo nord, polo sud, polo nord, e poi la Terra gli gira sotto e l'eclittica rimane sempre costante per questioni di fisica geodetica. Polo sud, polo nord, e quindi la Terra gli gira sotto. I satelliti, almeno una volta al giorno, sono in grado di fare una fotografia su qualsiasi punto della Terra, almeno una volta al giorno. Quindi sono molto, dal punto di vista scientifico, sono molto accattivanti. Superato il problema dell'apertura, in questo caso noi facciamo delle scansioni a divisione di tempo, e nello stesso modo viene sintetizzata virtualmente, ma veramente, una apertura lunga come vogliamo noi, anche 80-100 km, non fa niente, perché quello che ci interessa è avere la massima risoluzione a terra. Ok. E quindi il satellite che fa? Il satellite, cerco di non dilungarmi tanto perché sennò immagino che sia pesante, però cercherò di dirlo in maniera semplice che tutti quanti noi possiamo capire come funziona. E praticamente il satellite che cosa fa? Nel momento in cui effettua la scansione, chiamiamolo nella direzione dell'orbita, e questa direzione dell'orbita la chiamiamo azimuth, che cosa fa? Trasmette degli impulsi elettromagnetici a terra e ne riceve gli echi. Ricevendo questi echi vengono digitalizzati, messi sulla memoria di bordo, poi quando il satellite raggiunge per esempio un punto di scarico, butta i dati a terra, i dati poi vengono distribuiti alle persone. Solitamente questi dati non sono fruibili direttamente, ma vanno elaborati per ottenere una immagine. Per esempio, ecco, guardate questa macchinetta che si vede qua. Guardate. Nel momento in cui il satellite percorre la sua orbita, vedete, le onde che trasmette vengono compresse da una parte ed espanse dall'altra. Allora, questo effetto si chiama effetto Doppler. È solo per capire tutti quanti che la parte azimutale dell'immagine viene sintetizzata con i suoni, perché casualmente la banda Doppler ricade esattamente nella banda acustica. Allora con il professor Malanga, acustica, ci siamo un po'
abbiamo concentrato i nostri sforzi in questa parola acustica. Perché acustica? Perché a noi ci interessava guardare sotto le piramidi e dobbiamo comprendere tutti quanti che l'interazione elettromagnetica con la materia è soltanto superficiale, non si possono fare i miracoli. Sì, io posso essere in grado di trasmettere 1 gigawatt di energia fotonica e magari ottenere 20 o 30 metri di penetrazione, ma forzata, nella materia. Sì, ma chi te li dà 10 gigawatt? È impossibile. Allora abbiamo pensato di sfruttare l'energia acustica, di sfruttare il fonone. Perché? Perché il suono, la manifestazione fisica del suono, che altri non è che vibrazione della materia, si propaga molto bene appunto nella materia, e più questa materia è densa e più la velocità di propagazione del suono è elevata. Quindi il granito è un invito proprio a nozze per il suono, e questo è importante. Questo è il radar ad apertura sintetica, quindi trasmette dei segnali, cosiddetti segnali CIRP, fatti in questo modo per risolvere la dimensione del range, mentre nell'azimuth, vedete, sentite, anzi, abbiamo l'effetto Doppler. Quindi ci è capitato a tutti quanti che noi troviamo di fronte a noi, mentre guidiamo, l'automobile che ci viene di fronte, magari suona. Quando l'automobile è in prossimità, in avvicinamento, il clacson rispetto al suo zero Doppler, quindi alla frequenza per il quale è stato dimensionato il clacson, ha una frequenza più alta. Poi appena ci passa al nostro trasverso, ascoltiamo la sua frequenza sonora originale, per poi quando va dietro la frequenza si abbassa. Quindi questo fenomeno fisico serve per risolvere l'altra dimensione dell'immagine. Ok. Va bene, e qui diciamo, per me è stato importante cercare di spiegare questa cosa con parole semplici. Vedete qui questo schema, qui abbiamo un radar satellitare. Questo è il disegno di TerraSAR X ed è un radar tedesco, molto buono. Vedete, esso vola lungo l'orbita e ipotizziamo che debba fare la fotografia, scattare la fotografia a queste 3 case. Quello che noi riceviamo, vedete, sono questi echi, questi sono gli echi radar, vedete? Questi sono i dati che noi riceviamo e sono soltanto questi. Non è che noi vediamo le immagini delle case subito, devono essere elaborati. Perché? Perché questa immagine che vedete è come quella fotografia che io vi ho detto scattata senza la lente, perché qui dobbiamo fare ancora la trasformata di Fourier. E come si fa la trasformata di Fourier? Si fa così: si prende il segnale di riferimento trasmesso, il cosiddetto segnale CIRP, viene fatto l'integrale di convoluzione con la parte, chiamiamola di lontananza, di questi goccioloni che stanno qua, vedete? E noi stiamo facendo la cosiddetta compressione in range, quindi stiamo cercando di risolvere la prima parte dell'immagine, vedete? Poi abbiamo compresso la prima parte dell'immagine, poi prendendo il segnale di riferimento, e cioè le frequenze Doppler che noi abbiamo ricevuto, otteniamo i 3 oggetti. Quindi siamo passati da una situazione di onda, dopo un processo di trasformata di Fourier, abbiamo la particella. E le particelle sono ben definite, localizzate nello spazio-tempo, perché la loro localizzazione viene sempre effettuata allo zero Doppler. Questo è un parametro importante. Ok. Vedete, questo è un altro esempio di focalizzazione. Vedete gli oggetti che vengono visualizzati non come dei puntini,
seppur particelle, ma vengono visualizzate con una funzione particolare, e cioè dal seno cardinale, che è il seno di x su x, la cosiddetta sinc. Questo ci fa capire un altro concetto molto importante che il professore Malanga ha stressato non so da quanti anni nel cercare di nello spiegare in maniera precisa la differenza che c'è tra territorio e mappa del territorio. Allora, noi esseri umani che stiamo qui, sarà sempre impossibile visualizzare il territorio, ma quello che noi guardiamo anche con le apparecchiature, in questo caso con radar, è sempre una mappa del territorio. Cioè, ciò significa che la nostra mappa del territorio è questa funzione, sen x su x, e questa sinc. Noi non vedremo mai un puntino, ma vedremo sempre una funzione che approssima il puntino. Ok, qui possiamo andare avanti. Questa è la parte della focalizzazione sia in range sia in azimuth per avere l'immagine satellitare, per poi arrivare finalmente, signore e signori, alla funzione, alla nostra funzione seno di x su x bidimensionale, dove abbiamo i valori della risoluzione nel range e i valori della risoluzione nell'azimuth. Abbiamo finalmente ottenuto un'immagine satellitare. Bene, vi mostro alcune applicazioni del radar ad apertura sintetica. Per esempio, è doveroso dire quello che si trova oggi nello stato dell'arte, a cosa serve l'impiego del radar ad apertura sintetica. Noi lo impieghiamo in maniera massiva, per esempio per effettuare il controllo oppure il monitoraggio del territorio. No? È molto importante. Perché? Perché il radar ad apertura sintetica ha una precisione molto elevata, ha una precisione submillimetrica, cioè significa che se io posiziono il radar nello spazio e guardo un oggetto che si trova a terra, se questo oggetto si sposta nello spazio di pochissimo, il radar se ne accorge. Il radar è capace di apprezzare movimenti submillimetrici degli oggetti che si trovano a terra. Vi faccio vedere questo semplicissimo video, brevissimo video che... Well, if light were behaving as particles, you would expect them to go through each slit and just produce a bright spot underneath. So we would see two bright spots on the bottom of the box. Stiamo But if simulando light's un behaving as interferometro. waves, then the wave from one slit can interact with the waves from the other slit. I've got a demonstration Abbiamo here due on a little sorgenti pond where we can see this with water waves. elettromagnetiche coerenti, Two vedete? sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular Stiamo waves. generando energia elettromagnetica coerente con un primo radar, That second source of ripples, con il secondo then we radar, start getting an vedete? interesting pattern. Cosa ottengo? Ottengo una figura di interferenza. Pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. Constructing and interfering, cioè noi otteniamo nello spazio delle zone dove la densità di potenza elettromagnetica è nulla, interferenza distruttiva, e zone dove la densità di potenza è molto elevata, interferenza costruttiva. Ok. A cosa ci serve questo? Questo ci serve per stimare, vedete? Nel momento in cui io uso due radar, per esempio, posso stimare le cosiddette frange interferometriche della Terra. Le frange interferometriche mi servono per stimare la topografia della Terra. Negli anni '80, dalla missione SRTM dello Shuttle, questo è molto importante, venne fatta la topografia, quindi
disegnare la topografia per la prima volta di tutta la Terra, usando dei radar ad apertura sintetica, un cosiddetto interferometro che era montato sullo shuttle. A cosa ci serve questo? Questo, ad esempio, questa tecnica ci potrebbe servire vabbè, non parte il video ma non fa niente, ve lo descrivo a voce, per stimare le spaccature della Terra. Le spaccature della Terra sono stimate per per studiare i terremoti e i movimenti della Terra. Ok. Allora, qui passiamo poi in maniera più precisa a quello che abbiamo fatto su questo progetto. Allora, su questo progetto io vi descriverò brevemente come si fa a trasformare l'energia fotonica in energia fononica. Questo è importante. Allora, con il professore ci siamo accorti che qualsiasi fotografia, sia fotografie fatte con macchine fotografiche, sia quella fatta con il radar ad apertura sintetica, l'imaging non è perfetto, è sempre mosso. Sempre. Perché questo? Perché tutto si muove. Magari con la telecamera non si può vedere bene, ma il radar, come ho detto prima, siccome ha una precisione molto elevata, allora esso è capace di rilevare i movimenti submillimetrici della Terra. Ok. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo inventati un metodo, il cosiddetto metodo delle sottoaperture Doppler, dove non impiegavamo tutta la sintesi orbitale per generare un'immagine ad altissima risoluzione, che non ci serviva a niente. Allora noi abbiamo cercato di vedere, con successo, che cosa succedeva se rinunciavamo a un poco di risoluzione a terra, per esempio la metà, rinuncio alla metà della risoluzione, guardo le cose con meno dettagli, non fa niente. Però, e quindi sintetizzare le immagini, per esempio con metà banda, con metà banda Doppler, con metà orbita, e poi effettuare una scansione nel tempo, nell'orbita. Questo ci è servito per dimostrare che è possibile trasformare un'onda elettromagnetica in un segnale fononico, perché nel momento in cui facevamo la scansione intraorbitale e applicando degli algoritmi di tracciamento del pixel, ci siamo accorti che questo pixel si muoveva in maniera coerente con il movimento della Terra. Tutto si muove. Questo movimento, la stima di questo movimento applicato sulle piramidi, dove le piramidi già sapevamo che venivano mosse, venivano messe in vibrazione dal vento, in primis, dalle attività umane del Cairo, per secondo, e anche da un fenomeno importantissimo, e cioè dell'interazione fotone-fonone che ha la materia. Nel senso che il radar ad apertura sintetica trasmette degli impulsi elettromagnetici a terra. Questi impulsi elettromagnetici, una parte di questi impulsi elettromagnetici, una parte torna al ricevitore, un'altra parte viene trasformata in fononi. Fononi molto pregiati, perché ci siamo accorti che mantenevano la coerenza del segnale trasmesso. Questi fononi andavano sottoterra, quindi venivano, tra virgolette, riflessi, quindi tornavano indietro da ciò che incontravano sottoterra e li andavamo a rilevare nuovamente in termini di onde evanescenti sulla superficie della Terra. Una cosa che non abbiamo, cioè siamo rimasti così
e la cosa era fattibile. Quindi, andando a rilevare queste anomalie Doppler, intese essere onde evanescenti che risultavano visibili sulla superficie della Terra, cosa abbiamo fatto? Abbiamo, ecco, in questo caso mi piace sempre dire questo, che abbiamo progettato un giradischi spaziale, dove la testina, cioè il disco, il vinile è la Terra, la testina del giradischi è l'onda elettromagnetica, è la luce, L'interazione fotone-fonone è la puntina, cioè ciò che trasmette, è l'interfaccia, ciò che trasmette, ciò che modifica, esatto, l'informazione di una natura in una informazione di altra natura. Ok. E poi praticamente l'appetito ci è venuto mangiando, quindi praticamente non è che siamo passati subito a guardare sottoterra. Vediamo un po' di capire che cosa succede, vediamo un po' di capire di che entità parliamo, quanto robuste erano queste vibrazioni che stimavamo. Allora, qui vi faccio vedere per esempio le vibrazioni che abbiamo stimato sui cavi ad alta tensione che rilevavamo dal radar. Vedete questi cavi ad alta tensione, perché il cavo ad alta tensione, non so se ci avete mai fatto caso, se siete passati sotto i cavi ad alta tensione, si sente il ripple di questi cavi, perché vengono messi in oscillazione dall'alta tensione che li fa vibrare, e quello che ascoltiamo noi è il rumore. Quindi questo rumore noi l'abbiamo ripreso dal radar, quindi dallo spazio. Ok, e poi praticamente noi dopo che abbiamo fatto questi esperimenti abbiamo detto: Corrado, qua dobbiamo cercare di fare un algoritmo per effettuare la cosiddetta inversione tomografica. Cos'è? Tomos significa fetta. Se noi abbiamo avuto la possibilità di stimare le vibrazioni evanescenti sulla superficie della Terra, perché no? Allora era possibile guardare sottoterra, perché lo dice la matematica. Quindi vedete, questo è un modello che noi abbiamo dimensionato come delle molle, vedete? Delle molle, e con queste molle erano agganciate delle masse. Quindi le molle che vibrano agganciate a delle masse, facendo la trasformata di Fourier del segnale fononico, abbiamo ricreato la lente che ci ha permesso di vedere sottoterra. Ok, vi propongo solo alcune cose del passato che abbiamo fatto con Corrado, ma solamente per ribadire il fatto che, e su questo ringrazio questo signore molto gentile che rispetto tantissimo, che ci ha fatto un favore grandissimo, pur non citandoci, ci ha fatto un favore grandissimo, perché ha validato la nostra tecnica, in quanto lo Scam Pyramid Project, mesi dopo che noi avevamo già pubblicato la presenza del famoso corridoio, il corridoio che è soprannominato il corridoio della discordia, ci ha avallato la nostra teoria. Quindi io sono contentissimo, anzi lo ringrazio, che comunque ha fatto in modo di validare la nostra tecnica. Ok. Io mi scuso se sono un po' noioso nel farvi le formule, nel magari spiegarvi delle cose, però purtroppo le dobbiamo capire tutti insieme, così almeno siamo più tranquilli. Vi mostro solamente un paio di esempi dove noi abbiamo applicato la tecnica del radar ad apertura sintetica versione fononica per osservare ad esempio delle grosse infrastrutture che noi abbiamo sul nostro territorio nazionale, che è il laboratorio del Gran Sasso. Allora, il laboratorio del Gran Sasso è un laboratorio di fisica
che si trova a circa 1400 metri di profondità se misurato dall'apice del Gran Sasso, quindi dal corno grande, dall'apice del Gran Sasso. E vedete, questa fotografia è chiamiamola tomografia che abbiamo stimato. Era una delle prime tomografie che mi piace sempre farla vedere perché è bellissima dal mio punto di vista. È bellissima. Io direi rasenta il Bazinga in questo, a parte gli scherzi. E siamo riusciti a vedere l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi il laboratorio del Gran Sasso con dei tratti del traforo. Eccolo qua, questo è un ingrandimento, vedete c'è l'interferometro pure, si vede che alla fine, quella punta che vedete alla fine è un interferometro, e da qui torna sempre l'interferometro. Noi siamo degli esseri viventi coerenti, no? Noi siamo coerenti, noi viviamo all'interno di domini di coerenza. Il nostro mantra è la coerenza, quindi è la risonanza, ma anche i fisici ce l'hanno, giustamente, perché l'interferometro non può funzionare in una situazione incoerente. Quindi ci saranno sempre dei laser che generano luce coerente e poi fatti mischiati, no? in frange di interferenze costruttive e distruttive. Ok. Va bene, io vado di fretta perché poi lascio la parola al professore. Vi faccio solamente un altro caso di studio. Allora, questa vi presento la diga di Mosul, che è una diga enorme. E noi volevamo capire se era possibile guardare dentro la diga. Vedete, la diga all'interno c'ha una galleria grande, c'ha una grossa galleria e una ditta italiana importante, la Trevi, orgoglio italiano, è stata commissionata dal governo dell'Iraq per effettuare, ma tuttora ci va, per effettuare il consolidamento della diga, perché la diga piano piano questa se ne sta andando via, sta franando questa diga e ha bisogno di manutenzioni continue. Insomma, all'interno della diga di Mosul c'è una galleria, la cosiddetta galleria dei servizi, e vedete, vi propongo la tomografia della diga di Mosul. Vedete il tratto più scuro, questo qui, più blu, orizzontale, è la tomografia della galleria. Così, la fetta della diga di Mosul dove si vede la galleria. Però ci eravamo accorti che non è che si vedeva solo la galleria, si vedevano altre cose carine e ve le volevo proporre. E vedete come siamo arrivati a vedere la zona delle turbine. Quindi riuscivamo a fare la fotografia delle turbine della diga di Mosul, perché la diga di Mosul, oltre a frenare l'acqua, quindi creare l'invaso per l'accumulo dell'acqua per impieghi agricoli, effettuava anche la generazione effettua tuttora la generazione di corrente mediante energia idroelettrica. Ok. Quindi abbiamo effettuato l'immagine delle turbine. Ok, queste sono altre turbine che abbiamo visto. Vedete, questo qua è solo per mostrarvi che è possibile visualizzare la zona, chiamiamola tecnica, che si trova dentro la diga della struttura energetica di Mosul. Ok, un ultimo caso di studio è quello del traforo del San Gottardo. E quindi abbiamo generato l'immagine del sottosuolo dell'impianto del San Gottardo. E come vedete vedete la galleria che sta inserita dentro la montagna. Questa è molto carina, questa mi piace. Eccola qua. Questa è la galleria che si trova dentro, veramente a tanti metri di profondità, insomma.
Bene, bene. Questa la possiamo passare anche di qua. Ok, vai. Eccoci qua. Allora, ci siamo. Allora, sì, la punta dell'iceberg. La punta dell'iceberg perché sostanzialmente ci siamo resi conto di analizzare veramente la punta di un iceberg, perché noi l'idea era quella di andare a vedere nella piramide di Kefren, e l'idea è partita proprio da Armando May, perché quando ne abbiamo parlato la nostra idea era quella di andare a vedere sotto la Sfinge. E Armando dice sì, sotto la Sfinge, però sappiamo che ci sono delle camere, delle cose, non si dice, la gente non lo racconta, però ci sono dei dati per cui dentro c'è della roba. Non sarebbe più interessante guardare sotto la piramide di Kefren? Perché sotto la piramide di Kefren ci sarà qualcosa, sotto, dentro. E il mito, la leggenda, la storia raccontano che questa piramide è legata a tutta una serie di cose, come aveva detto lui prima, che dovrebbero essere insomma in qualche modo comprovate, perché lì dentro c'è un po' la storia del dio Thoth. E noi abbiamo detto vabbè dai, si prova, siamo lì, i radar ce li abbiamo, vediamo cosa succede. Riassunto delle puntate precedenti. Questa era sostanzialmente Khnum Khufu, il protetto da Khnum. Vedete sulla destra si vede la sezione della piramide come la conosciamo noi, con una sovraimpressione del tracciato nero, scuro, tridimensionale di quello che sostanzialmente si dice che ci sia dentro. Si intravede in alto quella specie di strana struttura a piani, a camere, che si chiama lo Z, con sotto una camera dove c'è dentro la vasca, dove qualcuno pensa impropriamente che ci sarebbe stato il povero faraone, la grande galleria, che è quella cosa obliqua, alta, grossa, nera, che scende. Sotto abbiamo quella casettina piccola che sostanzialmente sarebbe la camera della regina, che poi abbiamo scoperto con un paio di libri che con la regina non c'ha niente a che fare. Sotto in fondo c'è la camera non finita, ci siamo sempre chiesti, ci hanno messo 4.000 anni, cazzo, per finire una camera se potevano fare anche prima. Si vede che non c'avevano più voglia, chi lo sa. E a sinistra, in alto e in basso, un paio di fotografie del modellino tridimensionale che abbiamo proposto nell'articolo di Remote Sensing, che fa vedere delle cose che nessuno aveva mai visto. In alto si distinguono quegli specie di aggeggi che scendono, un po' una forchettona gigante che scende sotto ground zero, cioè sottoterra. Di questo poi oggi ne riparleremo, perché da un altro punto di vista questa roba l'abbiamo rivista. Ci sono queste strutture che invece vanno in alto nella piramide, che sono collegate da una galleria che di solito io coloro in rosso o comunque marrone chiaro, sapete io i colori li vedo poco, quindi sotto da un altro punto di vista si vede sostanzialmente almeno 12 stanze sottoterra che abbiamo chiamato le cantine. Evidentemente il faraone non voleva pagare l'IMU, non voleva pagare, le ha nascoste sotto, non le ha mai denunciate. E ci sono tutta una serie di strutture all'interno che noi possiamo vedere sia sostanzialmente sul secondo libro che ho scritto con Filippo, dove c'è sostanzialmente anche tutta la tecnologia che Filippo vi ha in qualche modo descritto ora. Andiamo a vedere lo stato di Khafre. Voi vedete
modellino sempre tridimensionale, quello che si conosce, lo vediamo dall'alto sulla sinistra, lo vediamo dal lato al centro, e un ingrandimento di quest'ultimo. Come vedete, la piramide è vuota, dentro non ci sta una mazza. Sotto, proprio sotto ground zero, e questo lo vediamo in questo ingrandimento, c'è sostanzialmente 2 stanzette striminzite, un paio di corridoi con delle strane forme, sulle quali forme abbiamo già posto la nostra attenzione in una conferenza precedente, in cui facevamo vedere come tutto quello che ci eravamo immaginati per la piramide di Khnum Khufu, e cioè che la piramide funzionasse con la vibrazione, uno strumento fatto ad acqua, con la roccia sostanzialmente e con l'aria, che producesse quelle vibrazioni necessarie che servivano per curare, tra virgolette, il faraone, quando questo, diciamo, era giunto nel momento finale della sua vita e doveva essere un po' questa vita prolungata. Come vedete, non c'è niente dentro sta cavolo di piramide. È possibile che, ci siamo chiesti, gli antichi egizi avessero speso un sacco di soldi per fare una montagna di pietra dove non c'è una mazza dentro? E allora siamo dovuti andare a vedere. E abbiamo cominciato ad applicare questa tecnica, cioè trasformazione di segnale fotonico in segnale fononico. Andiamo a vedere le vibrazioni, facciamo la fotografia del suono delle piramidi. Allora, questa è una fotografia come l'occhio del satellite vedrebbe la piramide in oggetto. Come potete vedere, questa fotografia ha una caratteristica, non è come la vedremmo noi con gli occhi nostri se fossimo sul satellite, perché ha degli strani punti luce che non sono proprio come quelli che noi vedremo, e poi è allungata, sembra un rettangolo più che in realtà un quadrato. E bisogna capire questa cosa, perché il satellite vede la piramide in questo modo. Fate finta che la antenna del satellite, per semplicità, sia un rettangolo. Questa è l'antenna. Allora, il satellite non è che ha l'antenna dritta, orientata perfettamente con i lati della piramide. La piramide, fai conto, è dritta così. Il satellite è piegato in questo modo, e non solo su questo asse, ma è piegato anche in quest'altro asse. Quindi quello che succede è che quando viene riportato indietro i segnali che poi daranno origine a questo tipo di fotografia, i segnali vengono distorti dal fatto che questa antenna ha una posizione che non è quella che in qualche modo potremmo scegliere noi per vedere l'oggetto lungo l'asse X e lungo l'asse Y perfettamente. Le tomografie che andremo a fare hanno lo stesso problema, cioè hanno un problema che te lo devi sapere, che sono fotografie distorte in questo modo, per questo motivo. Bene, una volta che lo sai, il problema non c'è. Una delle prime tomografie che abbiamo fatto era questa che voi vedete sulla sinistra. Allora, ripercorriamo un pochino la storia con queste tomografie, come l'abbiamo vissuta noi, in qualche modo. Le prime fotografie, noi si guardava sta roba, ci si andava a letto, non ci si dormiva, si riguardava il giorno dopo, ore davanti a queste tomografie per capire che cosa voleva dire. E qui c'è un particolare importante che secondo me vale la pena di notare. Quando noi facciamo una ricerca di questo tipo, ma di qualsiasi altro tipo, c'è un parametro coscienziale che sostanzialmente non si scrive mai sui libri. Non si dice mai la mia coscienza è aumentata di 3-4 gradi nell'istante in cui io stavo facendo questa ricerca. Quando è che la coscienza aumenta? La coscienza aumenta quando te guardi il chiodo nel muro per tante volte, fino a che non ti accorgi che esiste un chiodo nel muro. E così, nel guardare queste foto, queste tomografie, sorge un processo spontaneo di acquisizione di consapevolezza. La prima volta la guardi e non ci capisci nulla. Vedi qui, sì, vedi che c'è un triangolo e te dici, vedrai, sono i lati della piramide. No. Vedi che c'ha dei colori diversi, dici, vabbè.
perché energeticamente i pixel che corrispondono a questa fotografia vibrano in modo differente, l'energia messa in gioco, il computer, il software, te la segna come un colore diverso, va bene, dai, siamo d'accordo. Poi cominci a vedere uno strano tubo colorato che scende al centro della piramide, che sembra fatto a strati in qualche modo, a cui in alto corrisponde, verso il centro, a una specie di tubo che sale, colorato di un altro colore. E te dici, bah, e che è sta roba qua? Tecnicamente non ci dovrebbe essere niente. Allora si fa un'altra cosa. Si prende le immagini come questa, che è un'immagine di partenza, dove sostanzialmente è un'immagine nord-sud, cioè voi dovete pensare che si entra entrando nell'immagine che voi state guardando, cioè avete la entrata della piramide davanti, entra davanti e la sezione che noi abbiamo fatto nel mezzo della piramide è come tagliare una torta. Vedete che tagliare questa torta non è poi così semplice, perché te tagli una torta e vedi gli strati di torta, crema, cioccolata, tutto quello che c'è, canditi. La tomografia c'ha una serie di cose che te la incasinano a morte, ma ti danno, questo incasinamento, termine scientifico, vedrete, ti danno più informazioni, per questo che è incasinata, perché c'è tanta roba dentro. Te e la tua consapevolezza, nell'analizzare le varie tomografie, devono essere in grado di discernere tutte le cose che ci sono, perché la tomografia è una fotografia fononica, cioè è ogni pixel di quella striscia che noi abbiamo calcolato, sente le informazioni vibratorie di tutti i pixel che sono nella striscia, ma non solo. Perché questa striscia di piramide sente tutte le informazioni delle cose che ci sono davanti e tutte le informazioni vibratorie delle cose che ci sono dietro. Quindi questa fotografia non solo ti dice cosa c'è in questa sezione di torta, ma ti dice cosa c'è dentro, davanti e dietro. E solo sapendo questa cosa, noi possiamo andare a cercare cosa contiene solamente la fetta che noi abbiamo tagliato, cercando di capire cosa non c'entra niente con questa vibrazione, perché in realtà c'entra con vibrazioni di cose che stanno dietro e vibrazioni di cose che stanno davanti. Allora, mentre questa tomografia, i colori di questa tomografia rappresentano i dati fondamentali della energia dei pixel che si muovono, quindi le frequenze che si muovono, quindi possiamo dire subito che la parte esterna della piramide vibra in un modo differente dalla parte interna, perché i colori sono marcati. Con questo sistema noi diciamo al computer fammi vedere queste forti differenze e lui te le fa vedere, perché se io al computer gli dico fammi vedere delle differenze ma cancellami qualche segnale perché io non lo voglio vedere, il computer me lo fa vedere, cioè il computer mi mette dei filtri, toglie, ma non altera il rapporto che c'è tra le diverse cose. Invece la fotografia dall'altra parte è un'altra cosa. Si prende l'immagine tomografica a sinistra e si dice al computer, siccome non ci ho capito niente, mi aiuti te a mettere in risalto alcune vibrazioni sotto forma di colore, mentre altre no. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sono aiutato a comprendere alcune informazioni, però altre nella parte destra vengono a volte cancellate, esasperate, mentre le vere informazioni sono quelle che mi dà il computer sulla parte sinistra. Teniamo presente queste due metodologie perché ci servono tutte e due per capire poi e interpretare le tomografie. Nella parte di qua, ora che lo sappiamo, nella parte destra vediamo che la parte in basso, cioè questa specie di cannone che scende, sembra proprio, e lì noi, vi posso assicurare, non ci avevamo capito una mazza. Perché? Che è sta roba qua? Ma sarà un riflesso, forse la tecnica non funziona.
sui riflessi ne parleremo dopo, perché qui, come un'immagine fisica, ottica, ha dei riflessi, l'immagine sonora ha degli echi. Come se noi fossimo in questa stanza e ci fosse l'eco. L'eco che cos'è? Un riflesso che invece di essere luminoso è un riflesso sonoro. E qui, siccome noi lavoriamo col suono, i riflessi sonori ci sono, quindi ci stava di vedere delle cose che in realtà non esistevano, che erano dei ghost, no? Allora diciamo, aspetta, si cambia posizione, guardiamo da un'altra parte, e qui c'è il problema fondamentale. Se io devo costruire un modello tridimensionale, un oggetto non lo posso vedere da una sola fotografia, ma devo fare uno scanning almeno di 2 posizioni, ma forse 2 non bastano, diciamo 3, X, Y e Z. E allora ci siamo posti, avendo l'immagine di partenza davanti, da quest'altra parte, diciamo lato Russia, per intenderci, no? Lato America, lato Russia, perché il nord è in questo momento della piramide che noi stiamo guardando, l'entrata è sempre a nord. Lato Russia, che cosa si vede? Si vede subito una cosa fondamentale. I 2 lati della piramide non hanno la stessa pendenza. Per quale motivo? Perché questi 2 lati della piramide non sono i 2 lati che vedevamo prima così. Quando noi giriamo la piramide in questo modo, noi vediamo sulla sinistra un lato, sulla destra, quindi il lato 1, sulla destra il lato numero 3, perché il lato numero 2 sta nel mezzo e non si vede. E questa volta, tutta quella cosa che noi vedevamo come una roba che era dal basso verso l'alto, che entrava verso il vertice della piramide, non è più una cosa sola, ma sono tante cose. In questa cosa se ne vedeva 1, 2, 3, 4 e un pochino dietro forse 5. Cosa volete che voglia dire? Vuol dire che quando noi vedevamo la tomografia che abbiamo visto prima, tutte queste cose c'erano, ma erano una dietro l'altra. Quando noi ci siamo spostati, ecco che le vediamo che non sono più una dietro l'altra, ma occupano uno spazio ben preciso. Allora, un'altra problematica della tomografia è che la tomografia viene elaborata con una tecnica scientifica che si chiama The Trippa Effect, cioè l'effetto trippa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi, una volta che abbiamo la tomografia, la possiamo allargare, strizzare, perché i dati non vengono modificati. Noi sappiamo che un pixel, che dovrebbe essere un quadrettino, l'abbiamo fatto diventare un rettangolino, ma lo sappiamo. Invece di esserci 20 quadrettini, ci sono 20 rettangolini, ma noi sappiamo che l'abbiamo strizzata. Quindi, perché si fa così? Perché si cerca di comprendere in tomografie soprattutto molto grandi e si cerca di mettere in luce una parte della tomografia, mentre l'altra in quell'istante non ci interessa. In questo contesto la tomografia, che noi vediamo sostanzialmente, vedete, nord-sud, ce l'ho scritti per far vedere come abbiamo sistemato le cose, e noi che cosa vediamo? Vediamo che sopra, innanzitutto l'abbiamo schiacciata, quindi non è più una piramide fatta così, ma è una piramide che praticamente fra un po' è quasi una retta. Ma nel mezzo noi vediamo delle macchie colorate, io le vedo arancioni, voi non so di che colore le vedrete, ne vediamo 2 molto grandi, qualcosa nel mezzo, forse dietro la macchia grande di destra c'è un'altra macchia che potrebbe essere dietro. Al centro di queste macchie c'è sicuramente qualcosa e a sinistra c'è una macchietta più lontana laggiù in fondo. E noi cominciamo a vedere che queste macchie hanno una struttura, perché le abbiamo un po' ravvicinate, abbiamo fatto una migliore trasformata di Fourier, abbiamo in qualche modo messo a fuoco meglio questa cosa. Come si fa per mettere a fuoco questa cosa? È semplice, si fanno tante misure, tante immagini, tum, 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 tum. Cosa fanno tutte queste immagini? Prendono il rumore di fondo e lo ammazzano, perché in un'immagine, siccome il rumore di fondo è caotico, in un'immagine può essere su quel punto, su quel pixel positiva, sull'altra immagine sarà negativa e quindi si ammazza alla fine il rumore di fondo e quello che rimane è solamente il segnale. Guarda che se non c'era Fourier oggi non eravamo qui.
Assolutamente. Io sono stato sulla tomba di Fourier a Parigi, sul cimitero Père Lachaise si chiama, e ho scoperto la tomba di Fourier, cioè me ci sono messa a piagne sopra la tomba di Fourier. E noi, guardando questa cosa, cominciamo a vedere che in alto, nel corpo centrale della piramide, ci sono queste macchie, ci sono questi oggetti. Lì per lì abbiamo guardato, io e Filippo, da parte di sotto, dove ci sono questi strani cosi che scendono, no? Dice, sono dei riflessi, sono degli errori, che cavolo, che forza, chissà perché, ma lo capiremo. Bisogna fare delle altre tomografie. L'abbiamo capito bene. E l'abbiamo capito bene, certo. E allora noi abbiamo fatto le altre tomografie, vedete, questa è nord-sud, allora questa è est-ovest. Allora, guardate qua. Noi abbiamo quello che potrebbe essere lo svantaggio di, come dicevo prima, quando si fa una tomografia, avere appiccicati su questa lastra tutto quello che c'è davanti e tutto quello che c'è di dietro. Se voi notate bene, quando il radar non è l'antenna perfettamente parallela a quello che vogliamo vedere, ma è piegata, è uguale, è come se l'antenna fosse dritta e fosse piegata all'immagine. Cioè è come se noi vedessimo un'immagine in 3 dimensioni fittizie, perché ne vediamo una finta tridimensionalità. E se voi guardate bene in questa immagine, è vero che in alto vediamo sempre 1, 2, 3, 4, 5 cose, poi dietro a sinistra ci sono delle altre cosette che non sappiamo cosa sono, e a destra una cosa molto confusa ancora. Ma se ci fate caso, sulla sinistra è come se noi vedessimo un lato, ora poi ve lo faccio vedere meglio, un lato della piramide che va verso una certa direzione, il punto di fuga, e praticamente il piano della piramide, che dovrebbe comparire come una linea retta, in realtà compare come un piano vero e proprio. Sì, certo, ci sono sempre sti cavolo di cose che scendono, chissà cosa sono, e che poi sono sostanzialmente, in alcune tomografie le vedi meglio, in alcune tomografie le vedi peggio, ma questo dipende dal fatto che noi abbiamo voluto scegliere una risposta che mettesse in evidenza in questo contesto la parte di sopra. Questo è sostanzialmente il piano che l'occhio umano, a livello di consapevolezza, ti fa capire. Allora guarda, c'è della roba sopra, e però porca puttana c'è anche della roba sotto, saranno i soliti riflessi, però si cominciava a vedere una struttura di qualcosa che nessuno aveva mai visto. Dentro la piramide di Khafre, al piano di sopra, ci sono delle cose che vibrano in un modo diverso. Quante sono queste cose? Se voi le guardate, sulla sinistra ce ne sono 2 molto in evidenza, c'è qualcosa verso il centro e ce ne sono un altro paio almeno verso destra. Poi c'è verso destra, in fondo, una struttura ben precisa. E poi il resto sembra che sia sotto. Ma bisogna stare attenti, bisogna avere la possibilità di guardare le cose meglio. E allora bisogna aumentare la consapevolezza. Andiamo a vedere queste strutture grandi, cerchiamo di capire come sono fatte, perché su quelle abbiamo contato subito, perché erano quelle che si vedevano meglio, cioè quelle su cui si fa meno errore. Sono le più grosse. E guardiamo davanti, en face, come si direbbe. E in questo contesto tenete presente che in questa cromatografia si entra da destra. L'entrata della piramide da destra, si scende poi sotto, dove ci sarà da qualche parte la camera di Belzoni, che non si vede, e poi vi faccio vedere perché non si vede, e tutto quello che si vede è roba che sta sopra. Davanti ci sono 2 cose che sembrano fatte a strati, li vedete? 5 strati con una specie di tetto un po' a pagoda. Dietro quella di destra si vede che ce n'è un'altra che è molto simile, invece dietro di quella di sinistra non si vede, però al centro si vede che c'è un'altra macchia luminosa. Andiamola a vedere meglio, ci facciamo aiutare dal computer, mi fai vedere meglio, se ce la fai, caro computer, mi metti in evidenza alcune parti della struttura. E qui
ci è venuto in mente che forse noi queste strutture le avevamo già viste. Guardate la struttura di sinistra, 1, 2, 3, 4, 5 livelli e poi un tetto, chiamiamolo così per il momento, a capanna. Sotto lo vedete che c'è un quadrettino un pochino più scuro. Questo ci ricordava tanto qualcosa. Ora si vede anche sul lato di destra che c'è grosso modo la stessa identica struttura e dietro, se ci fate caso, ce n'è una che assomiglia molto a quella che sta davanti. Andiamo ancora a vederla nel modo un pochino più da vicino. Vedete, io ho messo anche i grafici dell'RGB del colore blu, green e red, perché abbiamo elaborato solo in questo caso un tipo di colore. Vedete nella situazione di sinistra in basso, io ho fatto un cerchietto con un punto interrogativo, vedete che sembra che ci sia qualcosa lì dentro, ma che cosa cavolo vi ricorda questa roba qui? Guardiamola ancora da distante. Sapete, la mappa del territorio, quando te non capisci una cosa ti devi allontanare per cercare di vedere, che forse capisci, questa forse non assomigliava a questa, ma questa l'avevamo già vista, anche Filippo ve l'ha fatta vedere nella sua esposizione. È una stanza con lo Z sopra e guardate che forse dentro la stanza di destra, scusate, di sinistra, forse c'è una macchietta strana che chissà, forse è qualcosa. Noi questo non arriviamo a saperlo perché abbiamo sacrificato mezza sintesi del radar per utilizzare l'altra metà della sintesi per ottenere i colori, diciamolo così, di questa tomografia. Quante ce ne sono di questa roba qui? Sembrava che ce ne fossero da tutte le tomografie 5. Bisognava per forza di cose vedere tutto dall'alto, perché dall'alto si sarebbe visto bene. Tagliamo la piramide in orizzontale, così andiamo a vedere, si sperava, quante ce ne sono di queste robe lì dentro. Ecco, a sinistra abbiamo la fotografia della piramide di Khafre tagliata a metà come un panino e te la guardi e non ci capisci niente e dici al computer allora me la fai vedere meglio perché porca puttana se no, e così otteniamo la visione a destra. E vi faccio subito vedere una cosa, anzi ve ne faccio vedere 2 o 3. Ci sono delle cose luminose che percorrono il bordo di sinistra in alto e a destra, cose luminose. C'è una macchia in basso a sinistra, che è una macchia. E che cavolo è questa macchia? Questo lo risolveremo facilmente. Però ci sono delle cose, e queste cose qui si dividono in 2 categorie. Quelle che si vedono male, quelle che si vedono bene, ma ci sono tutte. La macchia. Allora, le macchie di luce fononica. Vedete, queste sono una piramide in qualche modo illuminata dall'esterno. Guardate, queste sono macchie di luce fononica. Quella in particolare a sinistra, in basso, è esattamente quello che succede nella nostra tomografia, dove il suono crea un riverbero. Questo c'era già successo nella piramide di Khnum Khufu. E questo riverbero, te dici, porca puttana, c'è un riverbero che mi blocca tutte le informazioni lì, e invece ti darà delle informazioni, perché tutte le volte che noi facciamo una cromatografia, una analisi, una tomografia dall'alto, riusciamo a orientare immediatamente, senza tanti casini, il nord e il sud, perché la macchia sta sempre dalla stessa parte. Una macchia fononica. Allora prendiamo tutti questi dati e li mettiamo tutti insieme. Tutte le macchie luminose di tutte le tomografie devono essere sempre identificate, devono essere sempre le stesse. Dall'alto, partiamo dall'alto, si vede una cosa fondamentale. Il centro della piramide non è, come vi potreste aspettare voi, al centro del quadrato della tomografia, ma è spostata perché
È semplice, per due motivi fondamentali. Uno, perché il radar è distorto rispetto all'immagine della piramide e quindi, come nella fotografia, che sembrava una fotografia veramente ottica, ti allunga la piramide in qualche modo, che non è più un vero e proprio quadrato, ma diventa un rettangolo. Quindi una parte della piramide ha i dati più appiccicati tra di loro, l'altra parte della piramide li ha più dilatati. E quindi il centro è dove sta la camera di Belzoni. E lo vedete, c'è un tondino sostanzialmente. Poi ci sono 4 strutture, che sono quei 4 circoletti che voi riscontrate in tutte le tomografie che abbiamo visto e che da destra, da sinistra, dal nord al sud, dall'est all'ovest, sono sempre lo stesso numero. Capisci esattamente qual è la posizione di questi cerchietti e capisci anche perché si vedono in questo modo. Allora, quando poi noi avremo costruito un modello tridimensionale, col modello tridimensionale in mano e la tomografia dall'altra parte, inclini il modello tridimensionale in modo da ottenere lo stesso effetto ottico della tomografia. E come potete vedere, ora, se non è semplice, per fare questa cosa qui ci sono voluti 3 mesi, 4 forse, cioè per riconoscere tutte le macchie luminose nelle strutture che noi vedevamo nelle diverse tomografie. È evidente che voi a casa, quando noi fra una decina di giorni metteremo tutto online e anche questo slideshow, potrete fare l'esercizio di andare a vedere, tornando indietro, e scoprire voi stessi se noi vi abbiamo cercato di peracottare oppure abbiamo veramente in qualche modo utilizzato il nostro tempo, e non farvelo perdere a voi, per capire esattamente i punti senza perdere tempo. Ritorniamo qui. Ora noi sappiamo una cosa fondamentale. Dal più o meno centro partono 2 percorsi luminosi molto vicini tra di loro, che partono dalla macchia in qualche modo verso il basso e non proprio al centro, ma un pochino spostati sulla sinistra. Questi 2 percorsi luminosi vanno verso l'alto. Allora, voi dovete ricordare come è fatta la piramide. Sotto ci sono 2 percorsi, una entrata che entra a ground zero, che va sottoterra e poi risale, e un'altra che dall'alto, ma sono una sotto l'altro questi 2 percorsi, e l'altro poi si ricongiunge, e si ricongiungerà alla fine, prima della camera di Belzoni, nel corridoio orizzontale finale. Questi 2 oggetti, che te ne vedi uno sopra l'altro, ne vedi uno sopra l'altro se il radar c'è esattamente sopra, perché se il radar è qua, te ne vedi uno accanto all'altro. Questo è il motivo del perché questi 2 cosi ti sembrano 2 percorsi mentre sono un percorso solo. Dopodiché ci sono delle macchie più luminose e delle macchie meno luminose. Comprenderemo dopo il perché questa cosa accade e comprenderemo che le macchie più luminose sono più luminose perché c'è una roba sopra e una roba sotto, che evidentemente aumentano la vibrazione di quel particolare punto della cosa. Invece quando sotto non c'è niente abbiamo solo, per esempio, la vibrazione di quella cosa che c'è sopra, o viceversa. C'è qualcosa sotto solamente e sopra non c'è niente, ed ecco che compaiono, intanto cominciate a prenderci mano, questi strani aloni azzurrastri che sì, sono vicini alle zone luminose, li circondano in qualche modo, ma è roba che vibra poco? È roba che si vede poco? Ma la cosa fondamentale è, ma che è quella roba sulla destra? Questi almeno due percorsi luminosi che vanno dal basso verso l'alto. Vi faccio notare solo che se voi guardate questi 2 percorsi luminosi nell'angolo di destra in basso e percorrete con l'occhio piano piano salite, vi accorgete che ogni tanto, la cosa più semplice era quella, c'era un percorso orizzontale, trin, trin,
come se fossero un pettine, i petali, come dire, i denti di un pettine. E se guardate bene, io non vi voglio far perdere tempo, poi lo potete fare a casa con calma se ne avete voglia, in alcune zone di queste vibrazioni i pettini, i denti dei pettini hanno tutti la stessa distanza. Chissà che sarà. Cosa ha fatto Filippo? Ha preso la piramide e l'ha tagliata in diversi punti, a diversi livelli. Guardate, in alto a sinistra. La piramide, la vedete sempre la solita distorsione della piramide, no? Come vede il radar. La taglia in posizione 1, in posizione 2, in posizione 3 e in posizione 4. Guardiamo le tomografie alle diverse altezze. Alle diverse altezze è come se tu mettessi a fuoco con una distanza focale diversa, perché qua più l'immagine, la tomografia si avvicina all'oggetto che te stai guardando e più il fuoco aumenta, cioè la precisione. Infatti, e questo è il primo step, la numero 4 è molto più precisa, meno sfocata della numero 1. Nella numero 1 si vedono questi strani pettinini, questa volta visti dall'alto, però nella numero 1 ce n'è meno. Nella numero 2 ce n'è di più, nella numero 3 ce n'è di più, nella numero 4 ce n'è di più, che è quasi a ground zero. Tenete presente, ve lo devo dire perché sennò non capite, questo quadrettino, i quadrettini che noi abbiamo qui, 1, 2, 3, 4, non corrispondono a un quadrato, perché c'è l'effetto trippa, the trippa effect. Il lato della piramide, cioè la piramide deve essere un quadrato, e qui quello che voi vedete è che la striscia che contiene questi strani pettini sta sotto un lato, che è il lato ovest americano. Nella piramide, in questo contesto, nelle tomografie, vedete che la macchia di luce serve, si entra da sinistra. L'entrata è quasi sotto la macchia e quindi il pettinino sta esattamente sotto il ground zero, sotto il lato alla fine della piramide. Quindi in questo caso la tomografia che ci interessa è solo la metà in alto. Il quadrato della piramide è diventato un rettangolo. Però questa strana struttura, questa roba qui cos'è? Dovevamo andare a vedere da vicino. Vedete, in alto a sinistra abbiamo la solita macchia. Sappiamo che l'entrata della piramide è sotto la macchia. Vediamo un peggio, perché non ci interessa in questo modo guardare quello che vedevamo prima. A noi ci interessa porre la nostra attenzione su quel lato lì, quel lato dove c'è una roba che scorre da sinistra a destra e sotto una roba che sembrano dei pettini. E allora cosa si fa? Si applica la consapevolezza, cioè la guardi finché te non hai capito che cos'è. Allora, ovviamente, c'è un effetto che qualche stolto potrebbe chiamare pareidolia, cioè te a un certo punto vedi quello che non c'è. Sappi che quello che vedi lo potrai rivedere con l'acquisizione della consapevolezza in tutte le altre cromatografie, tomografie, vedendole dalle altre parti, cambiando punto d'osservazione, cambiando mappa del territorio. Guardiamola bene da vicino sta roba. Allora, la parte in alto ti fa vedere, ho tolto i colori perché sostanzialmente ti danno fastidio, cioè sono un'informazione in più che qui non serve. Quando noi guardiamo questa cosa, vedete, vi ho orientato sulla destra il quadratino del piatto della piramide, così che in basso voi abbiate le zone di luce che corrispondono alle cose che noi stiamo andando a vedere. In basso a sinistra vediamo questo percorso luminoso fatto a diapason. Sembrano dei diapason, tutti messi in fila. Vi appaiono spostati così perché l'antenna, ve lo ricordo, non è dritta con la piramide, è spostata così, quindi è come se voi aveste un'antenna dritta ma quello che state guardando spostato. Quindi questa inclinazione è un'inclinazione che gli dà l'inclinazione dell'antenna del radar.
Guardate in basso, guardate attentamente e nel guardare fate finta di aver capito che si tratta di diapason. Vedete che dentro ci sono dei disturbi, ci sono delle linee che vanno da sinistra a destra, che sono sostanzialmente a volte buie, a volte riflettenti la luce, fino a che un giorno, ci ho messo dei mesi, ho capito di cosa si tratta. E in alto vi faccio vedere la ricostruzione. Ci sono questi pettini che sono sostanzialmente delle forme a diapason e nel mezzo c'è una specie di forma rettangolare che il radar vede, ammettiamo che sia granito, velocità del suono nel granito 4000 metri al secondo. Ti appare trasparente, ti appare di vetro. Allora fate finta di avere questa cosa con dentro una bacchetta rettangolare di vetro. Ed ecco che il vetro vi fa vedere le cose che ci sono davanti in un certo modo e le cose che ci sono dietro distorte. E questo tipo di distorsione è proprio quello che noi vediamo alla fine. In questo contesto solo l'acquisizione di consapevolezza ti fa capire che le cose sono così, perché se no te non ci arrivi in fondo. Di che cosa, quindi, alla fine, qual è la struttura che viene fuori da qui? Quella che vediamo in basso. C'è una roba che va da sinistra a destra, 7 oggetti che sembrano dei diapason, e qui, all'interno dei diapason, non ce l'ho messa, ma poi ve la faccio vedere, c'è un altro corridoio, punto interrogativo, che sta all'apice della curva dei diapason in alto e percorre la stessa distanza da sinistra a destra. A che cavolo serve una struttura del genere? Questa è una domanda che non sappiamo. Guardate che ci sono queste strutture, no? Per esempio questi diapason giganti, che potrebbero essere anche strutture sostanzialmente che servono semplicemente a sorreggere qualcosa. Questa a sinistra, pensate, è il tetto di una biblioteca che si trova in una città olandese, norvegese. È una biblioteca gigantesca, probabilmente serviva a fare qualcos'altro, poi non sapevano cosa farci, ci hanno fatto una biblioteca. E la parte di là è una struttura che regge una diga. Quindi esistono strutture del genere e hanno evidentemente un loro tipo di utilizzo. Però che strano, a diapason, proprio mentre noi stiamo guardando la roba che vibra, che strano. Andiamo avanti, lasciamola per un attimo in sospeso questa cosa. Facciamo un'altra tomografia. L'altra tomografia è sostanzialmente sud, sinistra, nord, destra. E noi vediamo, da un altro punto di vista, che stiamo vedendo solamente un lato della piramide, cioè quello lungo, sbiascicato per terra, quello che va dal centro, grosso modo, a destra, perché abbiamo chiaramente la sensazione che l'altro di là, quello di destra, sia invece molto più ripido. Perché ciò accade? Per il solito motivo. L'antenna, guardate che noi abbiamo usato diversi tipi di radar, quindi a secondo delle inclinazioni delle diverse antenne non dovete aspettarvi che in tutte le tomografie ci stia la stessa pendenza, perché non è così. Che cosa si vede? Te vedi questo e dici non ci ho capito niente, l'unica cosa che capisci è che c'è una piramide che fa così, perché lo sai che è una piramide, se no manco quello sapevi. Allora cerchiamo di capire meglio, ci facciamo aiutare dal computer e subito appare una cosa interessante. In alto a sinistra vediamo un rettangolo nero. Questo rettangolo nero poi sulla sinistra possiede una serie di roba molto più chiara, che vibra, quindi ha un'energia più elevata. Nero scuro invece vuol dire che vibra meno. E accanto alla roba centrale, dalla parte a sinistra, se ci fate caso, c'è una specie di quadrettino della stessa grandezza del rettangolo nero, che è meno nero, ma c'è. Cerchiamo di tirarlo fuori meglio. Se noi andiamo a cambiare ancora i colori e nella parte di sotto vediamo il rettangolo che prima era nero, che è diventato di colore arancioncino secondo me, voi vedete che colore cavolo è, dall'altra parte in fondo vedete che c'è il quadretto alla stessa altezza, dello stesso colore, e nel mezzo si vedono, ma perché ora lo sappiamo cosa sono,
tutti i pippolini che rappresentano le 5 strutture a Z che, se non avessimo fatto le altre tomografie, non sapremmo assolutamente di che cosa si tratta. Però qui si vedono, e se le conti bene, sono 5. Guardiamolo ancora meglio, cerchiamo le informazioni. Allora abbiamo un rettangolone nero da una parte e un quadratone nero dall'altra. Nel mezzo i 5Z. Cosa volete che sia il rettangolone nero se non un posto dove non c'è una mazza e che quindi non vibra una mazza, se non l'aria che c'è dentro? Allora lì abbiamo questo rettangolone che probabilmente non è un rettangolone, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che il lato di là, quello di destra, ci appare sbiascicato, allungato, strizzato, l'effetto trippa. Allora può darsi che in realtà queste due macchie, per quanto riguarda l'altezza dei due oggetti, abbiano la stessa altezza, perché l'errore che si fa a destra e l'errore che si fa a sinistra in questo caso è grosso modo lo stesso, ma sulla sinistra e sulla destra, quindi non sull'alto e sul basso, le cose sono diverse, perché uno dei due lati della piramide è stato allungato. Dove sono questi oggetti? Allora, l'oggetto che voi vedete come il rettangolone nero è l'oggetto che si trova nella freccia in basso nella tomografia di destra. L'oggetto che noi abbiamo già visto nelle altre tomografie, le andate a rivedere e c'è, che è quello che noi abbiamo identificato con la freccia a sinistra, la camera, chiamiamola così, più piccola, è la freccia che noi vediamo a destra in alto, dove c'è questa zona estremamente luminosa. Vi faccio notare che queste due camere sono collegate, lo vedete, da almeno un percorso che collega un lato della camera bassa con grosso modo il centro della camera alta. Vedrete che questo percorso è un percorso sdoppiato. Se voi guardate bene scoprite che ci sono degli altri pseudo percorsi che collegano le altre macchiette. Bene. E poi ci sono gli Z. Qui si vedono anche meglio queste strutture verticali. Dovevamo fare un'altra tomografia, perché noi andiamo avanti finché non si è capito. Allora, a questa volta guardiamo la tomografia di destra. Nella tomografia di destra noi, da dove si entra? La piramide ha l'entrata sulla vostra destra e voi vedete una specie di rettangolone più scuro, dove il lato in fondo è più basso, vi appare più basso, del lato che invece collega il lato lontano dal lato vicino. Facciamoci caso. Nel mezzo ci sono delle macchiette scure ed un percorso che potrebbe essere uno dei percorsi dall'entrata verso la macchietta scura, che con un po' di fantasia si potrebbe dire forse è la camera di Belzoni, di cui si vede solo il tetto. Poi guardi in basso e dici: oh porca puttana, non ci sono le solite cose che scendono. Ma che è sta roba? Me lo fai vedere meglio? Ecco, se voi guardate, ci sono delle cose che scendono e che hanno, sembrano degli avvolgimenti, degli avvolgimenti sostanzialmente. Se voi li guardate sia sulla destra che sulla sinistra, dove abbiamo solamente i colori sfalsati, scopriamo che sembra che questi oggetti siano ancora una volta su due piani, che se tu vedi tutto da distante la piramide ti appare una piramidina piccolina con una macchia che scende al centro. Quando poi ti vai ad avvicinare, la macchia scopri che sono due macchie, una e l'altra, che se te poi guardi da un'altra parte cominci a vedere che ci sono degli oggetti uno dietro l'altro. Il primo risultato ovviamente ci ha lasciato incasinati ancora di più, perché noi abbiamo detto via dai, guardiamo un po' sotto, perché avevamo già visto che sotto la piramide di Khnum Khufu
c'erano questi due scivoloni che entravano e che andavano giù. Vuoi vedere che c'è della roba? Comunque bisogna guardarci, dai, guardiamoci, così scopriamo che sono dei riflessi. La piramide è praticamente schiacciata in alto e sotto ci sono 8 tubi che scendono, 8 percorsi che sono caratterizzati. Ricordatevi l'effetto trippa, quindi voi state guardando una piramide che sostanzialmente, ancora una volta qui si entra da nord, voi vedete i due Z più importanti al centro, perché sono caratterizzati da un rilevamento forte, un pippolino in alto che in qualche modo ne identifica il tetto. Guardate, la piramide è schiacciata in questo modo, quindi pensate che grosso modo noi stiamo guardando dall'inizio degli Z alla fine e un pochino più sopra, cioè il tetto della piramide esce dalla tomografia, l'altezza di 137 metri, quindi l'abbiamo schiacciata così. Vi rendete conto che sotto, da ground zero fino a terra, c'è un bel po' di percorso, c'è tanta roba. E come sono messi questi canaloni che scendono? Sono posti su 2 file, vedete? Il più luminoso e il meno luminoso. Cosa vuol dire il più luminoso e il meno luminoso? Dipende dalla distanza dal piano tomografico e dagli oggetti che vibrano. Ammettiamo per un attimo che gli oggetti siano uguali. Se uno è più distante, l'hai messo a fuoco in modo diverso e quindi vibra in un modo diverso, quindi sarà più o meno luminoso. Ma potrebbero essere dei riflessi, perché noi fino in fondo abbiamo detto sono dei riflessi. Dobbiamo cercare di capire e allora li guardiamo meglio. Aumentiamo la risoluzione, aumentiamo il numero di accumuli e quello che appare è questa roba qua, dove c'è una fila di questi oggetti, che sono 4, che sono davanti, e una fila di questi oggetti, che sono altri 4, che sono dietro. E a seconda della inclinazione, da dove vediamo la tomografia, questi oggetti, che sono tutti uguali, si sovrappongono uno all'altro, e siccome sostanzialmente poi a noi è come se ci apparissero tutti di vetro, più o meno opaco, vedete che questa opacizzazione noi la mettiamo in evidenza. Va benissimo, ci sono delle cose verticali che scendono, ma che cos'è quella roba che ci gira intorno? Che sembra una molla? E se noi la guardiamo bene, questa molla non c'ha mica sempre la stessa pendenza, non c'ha mica sempre lo stesso colore. Quando una molla, prendiamone una di queste tracce, gira attorno a questo ipotetico oggetto che scende e va a finire in fondo, poi stabiliremo quanto in fondo. Vedete che in fondo c'è uno zoccolo duro dove ci sono delle cose. L'aggancio di questa roba sopra con la roba che sta sotto produce delle vibrazioni di colore differente. Strutture, ci sono delle strutture in fondo che collegano questa roba che scende con il granito, che probabilmente è quella parte finale in fondo che tiene tutto. Bisogna cercare, ancora una volta torniamo indietro, andiamo a rivedere le tomografie di prima. In alto a sinistra, vedi come ti apparivano questi oggetti? Stanno tutti al centro e sono posti su 2 file. E le 2 file, che voi vedete la tomografia come l'abbiamo fatta sulla destra, ognuna di questi centri corrisponde esattamente a una di queste robe che vanno giù. E ora si capisce che cos'è l'alone azzurretto chiaro che noi vedevamo dall'alto. Qualcosa che non si vede tanto bene dall'alto. Dall'alto si vedono bene delle strutture che stanno dentro la piramide. Ma come mai queste strutture non si vedono bene? Sono offuscate. Lo scopriremo fra un attimo, perché c'è qualcosa nel mezzo che impedisce alla vibrazione di venire su ed essere visitata, vista, captata dal radar, perché tutto deve tornare. Guardiamo
i due oggetti che scendono al centro, li vedete, perché guardiamo quelli? Perché sono i più luminosi, sono quelli quindi che ci daranno più informazioni. Li sottoponiamo a variazioni di colore per tentare di fare in modo che il nostro occhio carpisca, se non nella prima, forse nella seconda, forse nella terza, quei particolari che ci permettono poi di capire che cosa abbiamo davanti, cioè una operazione consapevole, coscienziale. E lì vediamo chiaramente che ci sono delle cose che scendono, ma la pendenza di questa roba cambia perché quando tu vedi una molla davanti a te, la parte della molla che hai davanti, tutti i lati della molla hanno la pendenza in un senso. La molla che è trasparente ti fa vedere i lati dietro della molla e le pendenze dietro sono diverse. Allora forse si tratta di qualcosa che gira attorno a qualcos'altro. E se te guardi bene, scopri che non è che questa cosa si stringe al centro e si allarga ai bordi, perché altre tomografie, come quella di prima, ti fanno vedere che in realtà una cosa ha lo stesso spessore a qualsiasi tipo di altezza te la vedi. Questa specie di strozzamento è un problema legato alla vibrazione. Noi stiamo guardando delle cose che vibrano, quindi cose più luminose ti appaiono più grandi all'occhio umano, cose meno luminose ti appaiono più strette. Questo quindi non vuol dire che a metà altezza questa roba si stringe, vuol dire che vibra meno. Ne abbiamo presa una di queste tomografie, abbiamo tirato via uno di questi cosi verticali, l'abbiamo stirato in modo da poter vedere bene, studiarlo bene, abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di migliorare l'immagine, l'abbiamo migliorata del 16%, abbiamo cercato di dire anche al software di migliorare in qualche modo la comprensione delle cose luminose che c'erano e vediamo una cosa interessante. Facciamo 1, 2, 3, 4 sezioni di questa specie di roba verticale. Quella la prima a sinistra, dopo l'immagine piccolina che rappresenta tutto il percorso, vedete che è la parte in alto sostanzialmente, la parte in alto ingrandita. Per qualche misterioso motivo si vede a metà, grosso modo, che la parte esterna di questo oggetto è come se non ci fosse, c'è solo una parte interna, cioè c'è una roba con dentro un'altra roba. Ma che ganzo! Non sarà questo il motivo del perché la luminosità della roba che scende ha 3 gradi di luminosità diversi? Guardate che non è una banalità. Potrebbe essere più luminosa davanti, meno luminosa di dietro. Certo, meno luminosa di dietro perché dietro c'è la vibrazione che è assorbita da tutto il materiale dell'oggetto verticale che ci abbiamo davanti. Invece non ci sono 2 tipi di luminosità, ce ne sono 3. E questo ci fa capire una cosa strana. Dovevamo ancora guardare tutto con l'occhio più distante. Allora, cosa si è fatto? A questo punto si è detto, allontaniamoci ancora un po' e guardiamo più da distante, cercando di mettere dentro a questa cromatografia la piramide che stiamo guardando e che è quella al centro. Sulla sinistra la vedete che c'è Micerino dietro? Tenete presente che la lastra che abbiamo fatto taglia la piramide di Kephren a metà, ma intravedete che si vedono 3 lati della piramide. A sinistra quello che scende verso sinistra, a destra quello che scende verso destra e nel mezzo, dove c'è questa colonna scura, ci sono le vibrazioni degli altri 2 spigoli che abbiamo davanti e che stanno dietro la piramide, perché la piramide è trasparente. Perché questi spigoli sono neri, sono più scuri? Prendete una campana che invece di essere tonda è una campana quadrata, la suonate, prendete una mazza e gli date un colpo e la campana suona.
Ma se il colpo lo date su uno dei lati della piramide, perché se lo date sullo spigolo della piramide, la piramide non emette un suono. Cioè, noi stiamo guardando la parte di spigolo della piramide, quello davanti e quello dietro, che non vibrando creano un cono nero, blu scuro. Ecco, perché c'è quella zona buia lì. Questo lo dico così impariamo a interpretare anche le tomografie, a volte un bisogno di notte uno sa interpretare, ma non si può sapere nella vita, che ne sa. E mentre guardiamo questo ci accorgiamo che in questa tomografia ora il nostro occhio lo vede il chiodo nel muro, lo vede che anche se noi non abbiamo fatto apposta in modo da evidenziare le cose che scendono, le vedete nei toni di azzurro più chiaro che c'è qualcosa che scende e che ora sappiamo che non sono riflessi. E quando guardiamo in basso, sempre sulla tomografia di sinistra, vediamo che in fondo c'è una specie di zona che sembra un rettangolino, un quadretto, con dentro qualcosa di luminoso, un quadretto, una superficie piana, quadrata o rettangolare, con dentro della roba che vibra. Cerchiamo di mettere in evidenza questa roba e allora facciamo il solito giochino del cambio dei colori. Sulla destra andiamo a vedere questa roba che vibra. Qui con questo sistema vedete due cose importanti. Che nel quadretto in fondo si intravedono 1, 2, 3, 4, almeno 4 degli 8 canali di questi oggetti che scendono. Si intravedono perché la parte terminale è quella che vibra di più, perché è la più luminosa, come abbiamo visto nelle altre tomografie, deve tornare tutto. Sì, guardiamola meglio però questa roba, perché in realtà, a confonderci le idee, sulla sinistra ci sono anche altre robe che scendono. Ma che è quella roba lì? Vabbè. Cerchiamo di cambiare i colori. A sinistra vedete c'è la macchia quadrata o rettangolare e si vedono bene 1, 2, 3, 4, 5, almeno 6 degli oggetti tubolari che scendono e la parte più luminosa è quella più vicina alla piastra che noi vediamo. Dalla parte destra io vi ho segnato, per facilitarvi, con dei circoletti le basi degli oggetti che scendono. Dovevamo capire sempre ancora un po' di più qui. Innanzitutto questa è grosso modo, un tanto al chilo, la parte di sopra della piramide di Kephren. Tiro giù dei segmenti e vado a vedere che grosso modo questi segmenti corrispondono, guarda caso, un po' agli stessi spigoli del quadretto che scende. A che altezza siamo? Quanto siamo scesi? Questo ce lo può dire il computer. Facciamo i calcoli. Guardate, noi sappiamo che la piramide deve essere 137 metri. 137 metri corrispondono a un certo numero di pixel. Quindi, al di là del fatto che la tomografia con l'effetto trippa sia stata allungata, distorta, però noi contiamo i pixel, non c'è problema. E in quell'istante possiamo avere una indicazione. Guardiamo per bene la zona in basso, dove c'è il quadretto, dove ci sono due cose luminose con sopra l'entrata in una cosa luminosa che sembra un cubo, 4 cose che scendono, e nell'altro cubo altre 4 cose che scendono. Vedete, si vede anche nella tomografia di destra, dove si vedono meglio le strutture cubiche, con questi oggetti che scendono in un cubo e nell'altro cubo. Tra i due cubi non c'è niente, o meglio, c'è spazio per qualcos'altro. Te potresti dire, sì, ma lo vedi te perché sei abituato a vedere ormai da anni le tomografie, ma io non vedo nulla. Allora, va bene, ok, fenomeno di pareidolia. Il computer, l'intelligenza artificiale, ce l'ha la pareidolia, se le inventa le cose, può identificare delle forme che sono finte. No, tecnicamente, perché il fenomeno di pareidolia è un fenomeno psicoanalitico. Allora chiediamo al computer di analizzare meglio questa zona, che a noi ci sembra
due cubi, grosso modo, con, se volete, un cubetto nel mezzo, più piccolino, in cui nel primo e nel secondo, soprattutto nel primo, cioè quello sulla sinistra, in questa elaborazione si vede meglio le 4 cose che scendono, perché sono grigi e marroni, insomma quei colori che io non vedo. Tutti i colori missoni io non li vedo, il verdino chiaro, l'azzurrino chiaro, il rosino chiaro, quindi me le invento. E chiediamo al computer, con l'intelligenza artificiale, mi dici che cosa cavolo vedi dentro questa cosa qua? E lui te lo dice, ci sono 2 cubi fatti così. Te l'ha detto lui. Guardate, uno con una certa risoluzione, l'altro con un'altra risoluzione. E ti indica esattamente, se voi lo vedete, nella parte verso chi guarda, cioè in basso, vedete che ci sono le strisce più scure dei 4 cosi che entrano dentro questi cuboni. Benissimo. Allora, siccome il fenomeno della pareidolia l'intelligenza artificiale non ce l'ha, bisogna dire che evidentemente è proprio così. Abbiamo fatto il contrario. Con un trucco computeristico abbiamo tolto il primo cubo, quello che sta sulla sinistra, e abbiamo cercato di guardare solo quello che c'è sulla destra. Guardate, sulla destra si vede chiaramente che gli spigoli di questo cubone grosso sono evidenziati in scuro e la roba che scende dall'alto, che sembra questa molla strana, entra nel cubo. E si vede perché ci sono almeno 2, se non 3 di questi oggetti che la cui vibrazione è in nostro favore e entrano direttamente nel cubone. Allora è evidente che noi ora possiamo fare un tentativo di costruzione, e il tentativo di costruzione è quello che voi vedete. Ne abbiamo fatti diversi, ponendo diversi tipi di luci. Per quale motivo? In quello a sinistra vedete come il percorso a molla è stato ricreato con un colore che assomiglia un po' a quello della tomografia, con questi cuboni dove qui non c'è fatto vedere perché non ci interessa, ma questi oggetti entrano in questi cubi, sono di lato 80 metri l'uno, 80 per 80, e stanno a una certa distanza dall'alto che ora vi dirò qual è. Nel mezzo vedete una risoluzione in 3D di come noi potremmo vedere questa roba se illuminata da chi? Da un radar che in qualche modo illumina da una certa posizione e quindi ti restituisce come una luce le vibrazioni secondo la linea in cui l'oggetto è stato in qualche modo influenzato. E vedete che si vedono esattamente le stesse cose che si vedono nella tomografia. Non solo, nella tomografia numero 3, quella bianca, quella chiara, abbiamo imposto ai tubi di essere di vetro. Perché? Perché i tubi a noi ci appaiono sostanzialmente di vetro, noi vediamo esattamente anche l'altra parte di spirale, fate finta che sia una scala a chiocciola che scende. E cosa notate nella visione numero 4? Che i colori di giallo, le intensità dei colori di giallo sono 3, non sono 2. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che te non vedi tutto quello che c'è davanti bello chiaro, tutto quello che c'è dietro bello scuro, ma dietro c'è una zona un po' più scura, poi una zona un po' più chiara, poi una zona un po' più scura. Cosa vuol dire questo? Solo una cosa, che c'è un tubo dentro un altro tubo, come si vedeva in una delle tomografie che avevamo visto prima, cioè in realtà c'è un tubo vuoto, non c'è una colonna, è un tubo vuoto. Il problema che si pone ora è un altro. Cosa c'è tra uno scatolone e un altro scatolone? Questa è l'immagine allargata il più possibile di questa zona. E voi la guardate alla prima occhiata, non ci capite niente. Però io vi faccio notare una cosa. Lo vedete che nel mezzo c'è un puntino luminoso sul pavimento, chiamiamolo così, e c'è una specie di rettangolino che sostanzialmente viene a essere indicato perché nel mezzo c'è un puntino luminoso. Vedete che ci sono delle strutture comunque cubiche che l'occhio intravede, ve le faccio vedere meglio, perché questo è il chiodo nel muro, ovviamente. E così scoprite che ci sono i 2 cuboni
quello di destra ve l'ho segnato con una linea tratteggiata, quello di sinistra non ve l'ho tratteggiato, nel mezzo c'è il cubetto piccolo che come pavimento ha un punto più luminoso al centro. Ora che voi avete visto il chiodo nel muro, se io ve lo faccio scomparire, avete la possibilità di vedere esattamente quello che si stava mettendo in evidenza. Allora, a questo punto però bisogna capire una cosa fondamentale. A che profondità siamo? Sì, 80 metri è il lato di una di queste stanzone grosse. Facciamo fare i conti al computer. Il computer lo sa, perché sapendo che l'altezza è 137 metri, graficamente, contando il numero di pixel, vedete esattamente, questa volta abbiamo fatto il disegno preciso, che il punto finale, dove c'è questo ripiano quadrato, dove ci sono questi due cuboni, ognuno dei quali assorbe 4 colonne che scendono, 4 tuboni che scendono, è a 648 metri. Voi la vedete così, ma noi abbiamo chiesto al computer: senti, per favore mi ridimensioni la figura come se noi la dovessimo vedere veramente. Ecco, è così. Se noi volassimo sul radar e facessimo un ingrandimento, noi vedremo questa situazione, cioè in alto la piramide e laggiù in fondo la piramide è alta 137 metri. Lì si scende a 648, metro più, metro meno. L'errore che noi possiamo fare è legato al fatto che il radar non è perfettamente verticalizzato con la piramide, quindi è così. Un conto preciso si fa con il teorema di Pitagora, sostanzialmente, e quindi potrebbe cambiare in parte, ma siccome l'errore che noi facciamo sui 137 metri è lo stesso tipo di errore, perché ha lo stesso tipo di angolo, sui 648 sostanzialmente state tranquilli che sono 648 metri. 648 metri è il doppio di 324. 324 è un numero fondamentale, perché è un numero che è un numero evideonico, come dico io, cioè la lunghezza dell'asse dello spazio, la lunghezza dell'asse del tempo. 324 diviso 2 fa 162. Vi ricordo che 1,618 è la sezione aurea. Tenetelo presente, perché questi dati ci possono essere utili in futuro. Allora, analoghe strutture tubolari esistenti nel mondo. Se queste strutture tubolari esistono, chi ha costruito le piramidi è stato il primo a costruirle? No. Ce l'abbiamo anche in Italia, il pozzo di San Patrizio. Ora lo guardate e dite: porca puttana, guarda un po', è proprio uguale a quello lì. Certo, è più corto, è più piccolino, è più però guarda, è fatto di una cosa che è attorcigliata a un'altra roba e dentro c'è un buco. Ma che meraviglia! Questo è ovviamente Nashingor Gadarvara, che è in India. In India ce ne sono diverse di queste strutture che sono state datate, scientificamente parlando, a cazzo. Perché? Perché non si può datare con il carbonio 14 la pietra, quindi bisogna datare quelle suppellettili che sono appiccicate alla pietra. Allora, questo problema è un problema che noi abbiamo anche qua, nella città di Derinkuyu, che è una delle diverse, ma forse la più conosciuta, ma non la più grande, città sotterranea in Turchia. Guardate, c'è pieno di pozzi che scendono con i soliti girini, diremmo noi. E vi potete divertire a vedere che questa città non si sa quando è stata costruita. L'hanno datata a un certo periodo storico prima di Cristo, però dopo solo perché hanno trovato delle tracce di oggetti che risalivano a quell'età. Ma questo non vuol dire che questa roba sia di quell'età, questo vuol dire che qualcuno l'ha trovata vuota e ci ha mangiato dentro e ha buttato via le scatolette, come facciamo noi, e noi abbiamo trovato le scatolette di 600 anni prima di Cristo. Ma questo non vuol dire che quella roba, siccome abbiamo trovato dei residui organici di quel periodo lì, è stata costruita in quel periodo lì.
Guardate che tra l'altro in fondo a sinistra trovate uno stanzone grosso, gigantesco, un cubone, si potrebbe dire ora, con dentro un obelisco. Ma che roba da strana, ma che sarà mai sta roba qua? No. Questo è uno dei pozzi, 80 metri, scende, te pensa a 2000 anni fa, almeno. Chi è che va a scavare una roba così con le manine? No? Va bene, sì, come no, certo. Sono stati gli antichi che passavano di lì, non sapevano che cazzo fare, dice ma che facciamo noi? Non abbiamo niente da fare, facciamo un buco per terra, va bene? No, basta saperlo, io... E allora a questo punto però ancora noi chiediamo all'intelligenza artificiale cosa ne pensa di questa roba. E noi gliel'abbiamo chiesto e l'intelligenza artificiale gli abbiamo posto la tomografia, gli abbiamo detto senti questa è una tomografia, te cosa ci vedi dentro? L'intelligenza artificiale è incredibile, questa è una tomografia fatta con la tecnica SAR, radar d'apertura sintetica, già sapeva tutto. Bene. Sviluppata da... Sì, allora, punto numero 1, la presenza di vuoti. L'intelligenza artificiale vede quello che noi abbiamo visto e gli abbiamo dato in pasto e dice se le zone blu più scure nella scansione radar indicano vuoti sotterranei, potrebbero suggerire la presenza di cavità naturali e artificiali compatibili con l'idea di un sistema di pozzi verticali o tunnel ipotetici. Cioè si sta inventando tutto l'intelligenza artificiale? Quindi le strutture verticali invece si vede chiaramente che le bande più lineari che si estendono in verticale nella scansione potrebbero corrispondere a strutture simili a pozzi o colonne, direi, sotterranee, tali che, e ti descrive esattamente quello che ti ho detto io, così come la presenza di anomalie di strutture orizzontali. E poi dice, già che ci sono, l'intelligenza artificiale, ti faccio un disegnino che corrisponde a quello che ci vedo dentro io, e il disegnino l'ha fatto l'intelligenza artificiale con le 3 dimensioni, il piano orizzontale, il piano verticale. Non è detto che sia così, però l'ha detto l'intelligenza artificiale chi l'ha fatta? L'ha fatta chi comanda. Certo, chi comanda dirà no, le piramidi sono vuote dentro, però non può dire io che ho fatto l'intelligenza artificiale ha sbagliato. Con questo sistema, perché interrogo l'intelligenza artificiale? Non per avere il contributo dell'intelligenza artificiale, ma per far capire a chi governa che non può questa volta dirmi che io ho sbagliato perché la sua creatura ha detto quello che ho detto io. Questo è. Funziona così. E ora andiamo alla costruzione in 3D di tutto quello che abbiamo visto. Guardate, facciamoci un voletto sopra. Quella cosa che vedete che sembra un piano strano è l'indicazione che c'è a un certo punto, a circa 35 metri di profondità, una roba d'acqua che non ci permette in qualche modo di guardare cosa c'è sotto. I pozzi sono molto più lontani, molto più in basso, ma in fondo ci sono questi 2 scatoloni che sono la rappresentazione delle sale diamenti? Punto interrogativo. Guardate, e quindi dovete tenere presente, guardate come si vede bene dal basso sulla sinistra i diapason, che ora ci riavvicineremo e vedremo che ci abbiamo messo dentro anche quella parte più scura, ecco, vedete, che noi vedevamo dalle tomografie. Così vediamo esattamente che ci sono 5 Z che sono collegati tra di loro, tra tutti quei percorsi che vedevamo nelle tomografie sostanzialmente verticali, orizzontali, X, Y, Z, quello che ti pare. E come giri questa operazione, te vedi che ti puoi mettere nelle condizioni esatte delle tomografie che noi abbiamo sviluppato, avendo le stesse interferenze sostanzialmente che noi avevamo con la realtà. Vediamola un po' da vicino. Vedete, ci sono questi 5 oggetti, 5 Z.
che sono collegati tra di loro da questi percorsi più chiari, che sono collegati a quei bordi più chiari che noi abbiamo nel lato sud, est e ovest. Non c'è nessun percorso orizzontale nel lato nord. Nel lato nord è quello che ha l'entrata. L'entrata è il percorso che porterà alla camera di Belzoni e alla camera più bassa, che come aveva detto May non ci si può entrare perché c'è lo scan pyramid che ci sta facendo i suoi trucchi. Qui manco se vedono, cioè sono talmente una parte così piccola e così esigua di tutto che noi tecnicamente sì, allarghiamo l'immagine e li vediamo. Qui da un'altra angolazione, vedete che usando queste angolazioni a volte gli Z ti appaiono 5, ma a volte ti appaiono confusi uno dietro l'altro e mimano esattamente anche i percorsi verticali della scala a chioccolo, quello che è, che noi non sappiamo cos'è ora, mimano esattamente gli stessi contorni che noi abbiamo. Guardate, in fondo c'è uno stanzone grande sulla destra e uno stanzone più piccolo sulla sinistra, che stanno dietro gli Z e che sono esattamente nella stessa posizione che noi abbiamo visto nelle tomografie di prima. Ovviamente li vedete dal lato di entrata. Il lato di entrata è tutta la cosa che noi conosciamo sulla piramide di Khafre, è sotto il ground zero, cioè sotto la linea della piramide, il terreno zero, e esce dal ground zero per un po' solamente il tetto della camera di Belzoni. Tenetelo presente questo fatto, il tetto e i due shaft che conosciamo, che evidentemente servivano da troppo pieno. Quando l'acqua entra, perché serve per fare una certa cosa che abbiamo già descritto in una conferenza precedente, poi l'acqua deve uscire e quindi questi due oggetti che servono per far uscire l'acqua, per non far riempire la piramide totalmente, non possono essere sotto il livello dell'acqua, devono essere un po' qualche metro sopra il livello dell'acqua e quindi sono sopra il ground zero. E poi c'è il tetto fatto così. Avere un modellino tridimensionale è utilissimo perché ti permette di capire in questo contesto come tu hai ricostruito esattamente le tomografie. Se te guardi questa roba, vedi che quando guardi e fai una tomografia da questa posizione, di Z ne vedi solamente 3, quello davanti, quello nel mezzo e quello dietro, con le due stanzette, quella larga e quella più stretta, collegate tra di loro. È evidente che a un certo punto, tenete sempre presente che questi oggetti scendono ancora più in giù e che ci sono 648 metri tra il ground zero della piramide e i due cassonetti bianchi. Diciamo gialli, ecco. Ecco, vedete, a volte, come in questo caso, nello Z di destra si vede un pochino dello Z dietro, come esattamente accade nella tomografia che noi abbiamo fatto da questa posizione. Così in alto riusciamo a vedere che le macchie colorate in azzurro sostanzialmente rappresentano gli 8 oggetti visti dall'alto che scendono verso il basso. E come mai li vediamo così poco? Lo sapremo fra un attimo. Ma nel 1968 la spettroscopia muonica aveva già fatto delle analisi. La prima volta, mi sembra, proprio sulla piramide di Khafre viene utilizzata la spettroscopia muonica. E dove mettono la macchina fotografica per i muoni? Nella stanza di Belzoni, fatto anche rima. La macchina fotografica viene messa lì. Come dice giustamente Filippo, la lastra la devi mettere sotto per poter guardare una roba che c'è sopra. Noi in realtà non abbiamo bisogno di scavare 2 chilometri sottoterra per metterci una macchina fotografica per vedere cosa c'è nei 2 chilometri che arrivano a terra e sopra. Noi guardiamo tutto dall'alto, non ce ne frega niente di fare un casino allucinante come questi. Questi hanno bisogno di mettere una lastra fotografica e attendere che i muoni la impressionino. Al centro mettono la macchina fotografica che è in una vecchia
fotografia dell'epoca, 1968, quello che ha inventato questa tecnica, giustamente come ha detto Armando May, il premio Nobel, quindi non è un coglione qualsiasi. E qual è il risultato? Loro lo scrivono. Noi non abbiamo dubbi, te pare che un anglosassone c'ha dubbi? Noi non abbiamo dubbi. Se c'è una camera o una serie di cose simile alla camera del re che c'è nella piramide di Khnum-Khufu, anche nella piramide di Kefren o in qualsiasi altre cose, figurati se noi non la vediamo. Se c'è una grande galleria, la vediamo subito. Se ci sono la stanza della regina è lì sotto, la vediamo immediatamente. Perché noi fotograferemo con un angolo di 35 gradi tutto quello che c'è nel mezzo. Bene, fanno le misure. Noi non abbiamo trovato una mazza. C'è scritto così, tradotto in inglese dall'italiano. Non c'è scritto. Quindi state tranquilli, non c'è niente. E su questa dichiarazione si scatena anche Zaki Hawass dicendo sicuramente la spettroscopia muonica non funziona. E nel dire questo, a livello pennellistico, non si rende conto di darsi la zappa sui piedi. Perché? Perché dopo dirà la spettroscopia muonica ha fatto delle resistenze, ma dopo dirà la spettroscopia muonica nel caso della piramide di Cheope ha trovato qualcosa. Ma come? Se non funzionava? Cioè non funzionava, te di almeno da furbo non c'è niente, così non ti dai le martellate sulle palle. Invece questo è il lavoro scientifico che è stato sostanzialmente pubblicato. 1968. Allora, bisogna capire perché questa cosa è successa. Questa è la piramide come noi la vediamo. Nel quadretto chiaro, ora sovrappongo il cono di 35 gradi necessario a vedere qualcosa. E quando sovrappongo il cono di 35 gradi scopro una cosa incredibile. Il cono di 35 gradi non colpisce nessuno dei 4 Z che c'ha d'intorno. Quindi anche se ci sono, lui non lo può vedere. Non solo, hanno avuto sculo, non solo, ma lo Z all'interno è nella zona del cono più stretta, quella dove c'è la probabilità minore di catturare i muoni, zona in cui solitamente non si vede una mazza. Vediamolo meglio. Ecco, vedete? Li ha proprio sforati, non si vede niente. La spettroscopia muonica non è che non funziona, è che mettere la macchina fotografica sotto la camera di Belzoni è stato un errore. Sarà forse per questo che ora hanno messo la macchina fotografica nell'altra stanza, quella più bassa, e non ci fanno andare a vedere cosa c'è. Ma come, se non c'era niente? Che c'hai bisogno dal 68 al 2025 di riprovare, cambiando posizione, rispendendo altri 1.400 milioni di dollari? 1.800.000 dollari costa. 1.400.000 dollari costa la macchina fotografica per fare le fotografie muoniche, no? A questo progetto hanno lavorato dai 12 ai 15 istituti nel mondo universitari, con l'apporto, mi sembra, di 30-32 persone, facendo una fotografia ogni 8 mesi, perché ci vogliono i muoni. Se i muoni non ci sono, la pellicola non si impressiona. Nessuno invece si è impressionato per il fatto che noi abbiamo fatto una ricerca analoga scoprendo il 99,9% in più di tutte le cose che ci sono, non spendendo un cazzo di soldi, standocene a casa. Il problema è, vedete, quello che tutti i giornali hanno tirato fuori con pompa magna ai tempi del famoso scan pyramid è: abbiamo trovato 2 void, uno big e uno little. Il big void, che voi lo vedete al centro, che fanno con questo disegnino qua, in altri
articoli scientifici è piegato, cioè ha una piegatura. Per quale motivo? Perché lo dicono nel lavoro scientifico gli stessi autori. Noi non sappiamo questo big void sostanzialmente se è in linea orizzontale o in linea non piegata, cioè un angolo. Perché non lo sappiamo? Perché solamente 5 muoni abbiamo trovato che passavano da lì dentro e che poi sono venuti nella macchina fotografica nostra. 5 muoni su un percorso di 70 metri. Cioè, non potrebbero essere 5 piccoli big void, uno appiccicato all'altro? Non lo sapremo mai. Quanto è alto questo big void? Non lo sapremo mai, perché non si può sapere, perché questa è la limitazione della tecnica. Allora, capite bene che era impossibile che nel 1968 i 4 Z esterni non si possono vedere proprio, e lo Z intermedio. Quando ti passano 3 muoni di lì e per caso sbattono, interagiscono con le parti vuote dello Z, che sono tantissime, perché sono sostanzialmente le 70, lo Z è vuoto al 70%, se voi ci pensate, come cubatura. Quindi è impossibile con questa tecnica, ma loro sanno che lì dentro c'è qualcosa. Gli rode anche il fatto probabilmente che noi invece si sia trovato qualcosa, allora cercano di correre ai ripari, cercando anche loro di dire giustamente noi gli vogliamo tanto bene, perché poi diranno che hanno scoperto qualche stanzetta, 2 o 3 di quelle che abbiamo già scoperto oggi, e a noi ci fa piacere. Allora, qui bisogna parlare dei dati strutturali della piramide. Perché non si vede in realtà la struttura che noi conosciamo? Si vede poco. Perché la piramide è fatta così. Se non la fai così, scende nella sabbia 1 miliardo di tonnellate di quello che è. Se non c'ha una piastra che la sostiene, questa piastra scende sostanzialmente nella sabbia e noi oggi ci avremo la struttura della piramide di Chefre a 50 metri sottoterra, perché sulla piastra non ci puoi costruire nulla. Allora questa piastra sostanzialmente la possiamo vedere in una prima approssimazione o da destra o da sinistra. Se noi la guardiamo da sinistra, facciamo finta che sia una trave. Questa trave è sorretta da 4 pali, che sono i 4 tubi che noi vediamo davanti. E questa dice, va bene, al centro della piramide c'ho il sostegno giusto perché le cose non crollino. Ma se noi guardiamo la piramide dal lato di là, cioè da destra, ci accorgiamo che la trave che fa vedere in sezione come è fatta la piramide è sostanzialmente una trave a doppio sbalzo, cioè c'è 2 robe nel mezzo e qua 2 alette che pendolano. E quindi quello che vedete soprattutto in basso, a sinistra, è il grafico della flessione, così, 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 il grafico della flessione. Più peso ci metti nel mezzo e più stringi la distanza tra i 2 appoggi, più il grafico è alto così, scende in basso, risale in alto e riscende. Lo sapete, lo vedete che sembrano i tensori, i tiranti del ponte di Brooklyn. Così capite perché il ponte di Brooklyn è fatto così, perché sta seguendo l'andamento dei tiranti proprio il grafico della flessione. Ora, il granito, la roccia, diciamo in generale, il granito in particolare, resiste benissimo alla pressione. Praticamente a pressione infinita non subisce deformazioni, ma al taglio, cioè a una fettina di granito che si rompe, non regge. Se gli dai una martellata forte il granito si rompe, ma se cerchi di pigiarlo stai tranquillo che non ce la farai mai. Allora dovevamo fare un calcolo un pochino più preciso. Abbiamo pensato che ci fosse una piastra che sostenesse la piramide. E magari questi 4-8 oggetti servono per sostenere tutta la piastra che sostiene a sua volta la piramide, perché se no cade tutto per terra. Allora, in questo grafico, senza che io vi faccia vedere i numeri, abbiamo calcolato la dimensione della piastra per vedere quanto deve essere alta. Perché vi faccio questo discorso? Perché questa cosa c'è, la piastra c'è. Si vede,
E ci sono questi pietroni giganteschi che non solo occupano, come in questo calcolo, approssimato se volete, l'apertura della piramide, ma si estendono ancora più in là, aumentando la superficie di appoggio. Allora, io l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, poi abbiamo controllato i conti, ma l'intelligenza artificiale dice spessore minimo della piastra 4,5 metri, perché se no casca tutto, cioè si sprofonda come minimo di 10 metri. Considerazioni, bisognerebbe metterci dei pali. Oh, e lo dice l'intelligenza artificiale, mi l'ho detto io, non l'ha detto Zacchiawas. E allora abbiamo rifatto il conto, e nel rifare il conto, si guadagna mettendoci dei pali, come abbiamo progettati noi, con le dimensioni che più o meno vediamo dalle tomografie, il 31%. Cioè non scende più di 10 metri, scende di 6 metri sostanzialmente il cedimento. Ma io ho calcolato una piastra che aveva le stesse dimensioni della piramide, non una piastra che si espande per 15 metri all'esterno o 20 metri all'esterno, perché allora sicuramente anche di più la piramide non cade. Vuoi vedere che questi oggetti hanno almeno una funzione? Almeno quella di reggere, perché se no... E allora, porca puttana, lì ci siamo chiesti, e le altre piramidi? Ed ecco che siamo andati a dare un'occhiata alle vecchie tomografie, quelle sulla piramide di Cheope. E lì ci siamo resi conto che non ci avevamo fatto caso, ma porca puttana, ci sono anche lì gli oggetti che scendono. Nella piramide di Chefren, nella piramide di Micerino. E guardate, questa è una sezione. In questa sezione voi vedete come la roba nota l'abbiamo messa a livello della piastra. Quello che vedete è che noi non possiamo vedere, se non in modo, c'è un termine scientifico che si dice di culo, le vibrazioni di tutto questo percorso scuro, perché cade all'interno di questa piastra gigante, la quale assorbirà comunque tutte le vibrazioni, e il rapporto segnale-rumore di fondo è a sfavore del vedere. Ma il tetto della camera di Belzoni esce dalla piastra, è più in alto, e quindi sostanzialmente tutte le vibrazioni che sono all'interno della piastra non si vedono, ma le vibrazioni fuori sì. Ma che senso ha costruire questo qualcosa? Il senso ce l'ha perché se noi, che abbiamo sempre sostenuto che la piramide è uno strumento, una campana che serve per raccogliere le informazioni vibratorie 4Z e portarle al piano di sotto, le vibrazioni passano dal tetto della piramide di Belzoni, che deve essere al di fuori di questa specie di zoccolo duro che assorbirebbe tutte le vibrazioni e non farebbe quello che noi abbiamo già deciso che fa nelle scorse puntate, chiamiamolo così. Dovevamo dare uno sguardo a questo punto, un primo sguardo alla piana di Giza. Qui sotto c'è della roba che noi non ci siamo accorti, non abbiamo visto, porca puttana, come si fa? Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare in modo di allargare lo spettro, quindi fare in modo che la tomografia sia più grande, andare a vedere più giù, più a destra, più a sinistra. Questo prevede un tempo macchina superiore, perché la trasformata di Fourier, ogni pennellata che noi diamo a questa fotografia è sparsa su un numero di pixel quadrati superiore, quindi ci vuole un sacco di tempo. Allora, prendiamo la piramide, facciamoci un taglio nel mezzo. Vi ricordo dov'è il nord, guardate, il nord è in basso, quindi è da lì che si entra. Questa è un'immagine centrale satellitare, non è un'immagine ottica, quindi la vedete ancora minimamente distorta. Bene, sulla destra e sulla sinistra vedete come ci appare il taglio della pellicola, no? Noi stiamo tagliando la torta così, tagliamo la piramide nel mezzo di Khafre in due. Per chi osserva la scena da destra vedrà la piramide di Khafre come quell'oggetto che vibra meglio, perché il taglio è stato fatto lì proprio nel mezzo. La piramide di Khnum Khufu appare dietro di noi, mentre la piramide piccolina
appare più lontano, come si vede sostanzialmente per un ottico, uno che vede, cosa vedrebbe? Vedrebbe la fotografia come si vede a sinistra, cioè quasi una dietro l'altra le tre piramidi, ma guardate, fate attenzione, la piramide che noi stiamo guardando con la sezione tomografica centrale è la piramide di Khafre, ma guardate che mentre guardiamo la piramide di Khafre vi dovete rendere conto che dietro c'è un pochino di micerino sulla sinistra e davanti sulla destra c'è la rottura di palle della piramide di Khnum Khufu che in qualche modo farà qualcosa, per cui quello che vediamo qua potrebbe essere dovuto alla piramide di Khnum Khufu. Bene, questa è la valle. Nel mezzo ci avete, il triangoletto lo riconoscete, la piramide di Khafre. Vedete il cono nero che scende, che corrisponde ai due spigoli, quello che avete davanti e quello che sta dall'altra parte di dietro, che non vibrano. Vedete una specie di al centro qui, di oggetto che scende un pochino, piegato, e che è la somma dei primi girini di tutti gli 8 tubi che scendono, che siccome sta attaccato lì, vicino alla piastra, si vede molto bene che vibra tanto, perché si vedono bene le cose che sono attaccate ad altre cose, che vibrano tanto. Vi faccio notare che una struttura analoga la trovate sulla destra. Vedete che c'è un percorso più luminoso a un certo punto sulla destra. In alto questo girino che scende, il primo girino che scende e che occupa un certo numero di tubi, in alto c'è lo spigolo della piramide di Khnum Khufu. Quindi anche sotto la piramide di Khnum Khufu c'è della roba che scende. Prima osservazione. Seconda osservazione, guardiamo al centro dove c'è la freccia. In realtà vi dovrei dire, guardiamo a sinistra e in basso. A sinistra e in basso c'è una struttura luminosa. Questa struttura luminosa sostanzialmente sta né più né meno sotto la piramide di Micerino. Beh, se è una roba luminosa è una roba che vibra, è qualcosa di diverso. Beh, ve lo faccio notare perché poi dopo dovremo andare anche a rompere le palle a Micerino. La freccia centrale vi fa vedere il solito quadrilatero luminoso che voi vedete per questo effetto finto 3D dovuto al fatto che gli allineamenti tra la piegatura del radar non è uguale alla piegatura dell'immagine tomografica, che dovrebbe essere tecnicamente verticale, quindi ci dà una risposta distorta della verticalità. Questo ci aiuta perché ci dà l'idea di una tridimensionalità che non c'è. Lì nel mezzo ci sono i famosi cuboni. Quindi all'altezza della freccia ci sono da ground zero 648 metri, ma ce ne sono altri 600 più in basso di roba che sta sotto. Ve lo faccio notare. Vediamo i cuboni da vicino. Vedete che si vedono sostanzialmente gli spigoli dei cubi, come sono fatti, perché sono stati messi in evidenza, e questi spigoli evidentemente devono avere una grossa vibrazione, perché si vede da un punto di vista luminoso, lo spigolo in questi contesti si vede sempre molto forte. E i cubi sono 2, quindi, e sono staccati. Nel mezzo dei cubi ci deve essere quella scatoletta più piccola a cui vi facevo vedere prima. La striscia scura che scende sulla destra, lo sapete cos'è? Sono i 2 spigoli della piramide di Khnum Khufu, che noi ce la troviamo davanti sulla destra, ma che sta dietro alla macchina fotografica, perché la macchina fotografica ha fatto un'immagine che va verso l'avanti e verso il dietro e ha compattato tutte le informazioni su un solo piano. Allora, questo per dire, andiamo ancora più da vicino, vedete che si vedono ancora meglio le strutture cubiche, che peraltro il computer ha detto sono dei cuboni. E ovviamente si vedono altre cose, che noi non sappiamo cos'è, perché l'unico modo per capirlo è andarci. E questa roba qui che cos'è? Questo riflesso qui. Questo riflesso qui. All'inizio, come al solito, è un riflesso. No, non è un riflesso, guardiamolo da vicino. Quando noi guardiamo da vicino, compattiamo con l'effetto trippa che noi possiamo fare, quindi facciamo apparire la piramide come una vera e propria piramidina, cioè fatta bene, al centro. Vedete come la vibrazione al centro
più scura diventa ancora più efficace. Abbiamo enanciato, come si dice, aumentato tutto il nero e tutto il bianco molto di più, li abbiamo distanziati in qualche modo, si vede di più. E la roba che scende, vedete che in realtà è una specie di quadrettino nero che scende con due percorsi che sono quasi paralleli tra di loro nello scendere, ma questi l'avevamo già visti da qualche parte. Ma che è sta roba? Guardate, prendiamo così come sono i due modelli delle due piramidi e scopriamo che sì, sotto la piramide di Khnum Khufu, che sta sulla destra e che nella tomografia corrisponde a una cosa che sta dietro l'osservatore, ci sono questi due stronzetti che scendono in basso, che tu li vedi dall'alto e li vedi piegati così. In questo modellino sono state rispettate le distanze, cioè è un modellino in scala questo qui, anche con le distanze. Ecco che cosa cavolo è questa roba qui, una roba che sta lì sotto la piramide di Khnum Khufu. Lo ritroviamo in questa tomografia, vedete com'è? La piramide di Khnum Khufu è quella davanti, che però sta dietro da chi in qualche modo sta osservando, perché la torta l'abbiamo tagliata a metà di Khafre. Dietro, sotto, si vede chiaramente che nella stessa posizione del lavoro che abbiamo pubblicato su remote sensing, che una signorina egittologa ha detto ma sono solo macchie di luce, non si vede niente, forse sarebbe meglio che la rivedesse, magari è daltonica, chi lo sa. Guardiamo la situazione com'è dall'alto. Questa è la situazione dall'alto. Vedete, ci sono le due piramidi che noi abbiamo messo con le dimensioni corrette, c'è la Sfinge sulla destra. Guardiamo se ci possiamo in qualche modo fare una tomografia in 3D. E se facciamo una tomografia in 3D, a un certo punto possiamo andare sotto la piramide, sotto la... e vedere, oh, cosa c'è lì sotto? Guarda che tana robina che c'è, che meraviglia. E a questo punto è chiaro che a partire da questa situazione noi potremo in qualche modo costruire una situazione tridimensionale, cosa che faremo prossimamente, su tutta la piana di Giza, perché non si può più dire ho studiato la piramide di Khafre o ho studiato la Sfinge. Lì devi studiare tutto in un unico, come dice giustamente May, in un unico contesto. Torniamo a questa immagine che ci è stata fornita, questa da Cappella Space, che ha la risoluzione più grande al mondo, quindi meglio di così non si poteva trovare. Che cos'è tutta quella roba lì che sta sostanzialmente, dal nostro punto di vista, sotto la piramide e in parte di Khafre e sotto la piramide di Khnum Khufu? Che cos'è tutta quella roba lì? Andiamola a vedere meglio. Ci siamo lievemente spostati, vedete la piramide di Khafre è nel mezzo, ma mentre prima il punto più alto della piramide e i due lati erano uno a destra e l'altro a sinistra, ora sono in quest'altro modo. Questo vuol dire che ci siamo spostati con la tomografia in questo modo qua. E voi guardate e scoprite, date un'occhiata in generale, così scoprite, va bene, che ci sono delle cose che scendono e poi capiremo perché c'è così tanta confusione. Però in basso, verso il basso, che sono 1200 metri dalla linea di base, ci sono delle strutture quadrate, quadratiformi, come le città romane sostanzialmente, che indicano delle strutture che sicuramente non possono essere state fatte a caso. Si vede chiaramente tutto quello che abbiamo visto e di più. Ci sono delle cose e queste cose sono tante. Questa è una amplificazione e vedete che queste strutture, ora voi ci potete vedere quello che vedete, però ci sono situazioni verticali, situazioni orizzontali e praticamente sono situazioni che sono geometricamente legate a x, y, z, tutti angoli di 90 gradi. Ora, non mi potete dire che queste strutture sono
inventate, che non ci sono, perché questa è una tomografia, cioè è una fotografia del suono, non è una interpretazione del primo che passa dalla strada. Questa tomografia qui ti fa vedere sostanzialmente il taglio che abbiamo fatto, e da qui si vede una cosa fondamentale: guardate quanta roba scende. Quindi dovremo rivedere anche le tomografie che abbiamo già fatto in precedenza per andare a controllare, e cosa che in parte stiamo facendo, anche sotto la piramide di Khnum-Khufu. Guardate, compattando un'altra tomografia, vedete che al centro noi mettiamo sempre Khafre, perché era il nostro punto di partenza, ma in basso, ci interessa in basso, vedete, la parte centrale sono le colonne che scendono, questa roba qui che scende, l'abbiamo messe insieme e praticamente diventa un oggetto solo che scende. Però se ci fate caso, e nell'ultima tomografia si vede, ci sono delle strutture sostanzialmente quadrate, e ve lo faccio vedere meglio. Vedete, qui ci sono i pozzi che scendono, poi alla fine si smaterializza l'unico blocco e si vedono anche tutte le dita di questa struttura, ma a lato, se voi ci fate caso, ci sono strutture rettangolari, ve le faccio vedere meglio. Ta-tan! Ora che le avete viste, poi ve le ritolgo, così le potete vedere coi vostri occhi. Questo è un po' il gioco, no? del chiodo nel muro, che sono strutture molto grandi, soprattutto, altezza, lunghezza, larghezza, eccetera, eccetera. Quello che voi state vedendo è che questa struttura ha come centro, questo quadratone gigante, la colonna di colonne che scende dalla piramide di Khnum-Khufu, mentre quella più luminosa, perché è proprio dove abbiamo fatto la tomografia, è quella al centro della tomografia, che sta davanti a noi e che non ha niente a che fare con il quadratone che vi sto facendo vedere ora. Ecco come si interpretano le tomografie dopo che uno ci ha preso la mano. Ovviamente tutto viene comprovato dalle tomografie orizzontali, perché ora stiamo facendo lo scanning di tutta la piana. Ma non contenti di questo, abbiamo cambiato taglio. Mettiamoci a 90 gradi. A 90 gradi, sì, nel vero senso della parola. Siamo in una botte di ferro. Siamo in una botte di ferro, disse Muzio Scevola. Vedete la linea tomografica? Va dalla piramide di Khafre fino in fondo sulla sinistra alla Sfinge. Bene, in alto vedete la tomografia. Porca puttana, vedete tutta quella roba che scende. Quanta roba c'è che scende? Se voi giustamente sovrapponete la tomografia a quelle linee verticali vanno a rompere le palle a un numero identico di pozzi che ci sono nella piana di Giza e che nessuno ha mai scientificamente cagato. Questo vuol dire che quei pozzi lì scendono a una profondità di 1200 metri, più o meno sempre la stessa, in alcuni punti di più, in alcuni punti di meno. E in questa tomografia ci siamo fatti prendere la mano da una, dice, prendiamone uno di questi pozzi, andiamo a vedere, e ne abbiamo preso uno di quelli che era più luminoso, cioè ci avrebbe dato più informazioni, sulla sinistra in alto. Ve lo faccio vedere meglio. Il pozzo di Osiride. Allora, il pozzo di Osiride è quel pozzo che in qualche modo si pensa sia stata la tomba di Osiride, ce ne hanno di tutti i colori. E vi faccio vedere una cosa fondamentale. Nel pozzo di Osiride ci sono 2-3 livelli sostanzialmente, che si arriva fino a 35 metri. Dopodiché non si capisce cosa succede perché c'è un corso d'acqua che circonda una struttura in granito dove dentro sembra che ci sia un sarcofago o uno dei tanti oggetti che serviva per metterci dentro qualcosa. Se poi era un sarcofago, come dicono i greci, cioè un mangiatore di corpi, oppure era un Neb Ankh, come lo chiamavano gli antichi egizi. Neb Ankh vuol dire luogo dove si rifugia la vita, che non vuol dire mangiatore di corpi. Quindi già il telefono senza fili, alla prima traduzione avevano già scazzato i greci. Quindi figurati oggi gli egittologi. Allora, qui non si sa quest'acqua da dove viene, non si sa dove va, è
un'acqua completamente diversa dalle analisi chimiche che sono state fatte dall'acqua del Nilo, quindi fa un percorso completamente differente. Uno dei nostri scopi futuri sarà trovare i percorsi di acqua che ci sono lì sotto, perché fanno dei giochini strani. Qualcuno li ha già studiati da un punto di vista scientifico e tecnico, ma i lavori di tipo geologico che io ho studiato e ho posto anche all'analisi di alcuni geologi che io conosco, mi è stato detto che sono stati scritti coi piedi e quindi bisogna rivedere tutti i dati che ci sono, perché ci sono delle cose veramente interessanti che comunque faremo vedere la prossima volta. Guardate, una caratteristica fondamentale è che al secondo livello, il primo livello è quello dell'entrata, al secondo livello c'è una serie di stanze che vedremo meglio dove c'è un sarcofago. Questo sarcofago ha due caratteristiche fondamentali. Di queste 6 stanzette che ci sono, uno di questi sarcofagi, che ce n'è solo uno sostanzialmente, in realtà ce n'erano 2, ma uno credo sia stato tolto, è di un granito che non si trova in Africa, che non so come ce l'abbiano messo dentro perché non passa dall'entrata, che pesa le solite 70 tonnellate, 80 non lo so, che è leggermente radioattivo tra le altre cose, ma probabilmente viene da qualche miniera della Turchia. Ora bisognerebbe portarcelo e qualcuno ci dovrebbe chiedere come ce l'hanno portato, non lo sappiamo. Allora, vedete, vi ho messo la piantina del percorso e accanto la tomografia del percorso. Come vedete, nella tomografia c'è un primo percorso verticale, poi c'è un primo step, un secondo e un terzo. Le prime macchiette scure che vedete nel pozzo è il terzo livello, cioè lì siamo a 35 metri. E sotto c'è della roba, e sotto c'è anche una cosa nera, che è una stanzetta. Cosa volete che sia? Magari no, è una roba di tungsteno che vibrerà in un modo diverso per cui appare nero. A me mi sembra che forse è più possibile che sia una stanzetta, anzi una stanzona. Questa roba scende anche ancora di altri 100-200 metri sotto te come minimo, sempre facendo i primi conti coi pixel. Questa roba qua non è mai stata vista da nessuno. E c'è. Perché? Perché si vede. Ecco, questa è la struttura e il radar all'apertura sintetica l'ha copiata esattamente. E noi la identifichiamo esattamente perché sappiamo come è fatta la struttura e tutte le volte che sappiamo come è fatta una struttura e guardiamo la tomografia sappiamo riconoscere le macchie colorate perché corrispondono alla struttura che abbiamo. Nella piramide di Khnum-Khufu eravamo avvantaggiati perché avevamo 2 o 3 strutture che conoscevamo e abbiamo potuto riconoscere. Nella piramide di Khafre non c'era niente che conoscevamo all'interno della piramide e quindi abbiamo dovuto lavorare molto di più per capire che cosa avevamo di fronte. Quindi c'è un primo settore verticale dove ci sono tutte queste stanzette, in una di queste c'è l'unico sarcofago che rimane, nella parte più bassa, che è questa, c'è il sarcofagone, non lo so quello che è, ma ancora una volta abbiamo l'acqua che entra da una parte, l'acqua che esce dall'altra e questo oggetto che sta dentro l'acqua e ne subisce le vibrazioni. Non so se vi ricorda qualcosa di tutto quello che abbiamo detto nelle precedenti conferenze. Ecco, allora a questo punto però bisogna dire quali sono stati i nostri occhi. Il mio, uno solo, è mezzo ciecato, ma in realtà uno dei nostri occhi è stato Umbra Space, cioè questa specie di ombrellone gigante che attraverso la sua apertura ci ha permesso di avere un'apertura sintetica sostanzialmente favorevole perché noi si potesse comprendere tutte queste cose. E l'altro, quello che ci ha permesso di andare ancora più a fondo, è Umbra Space, Capella Space, il quale sostanzialmente, come vedete, è una specie di lenzuolone grande, aperto, rigido, che ci permette di tirar fuori tutti i dati che sostanzialmente abbiamo tirato fuori. Morale della favola. Bisogna tirare delle conclusioni fuori e le conclusioni sono abbastanza semplici. Per noi la piramide è come una cassaforte piena di informazioni e questa cassaforte piena di informazioni è stata chiusa
da personaggi un po' equivoci, i quali non solo non ci permettono di guardare dove si dovrebbe guardare da tempo, non solo a noi ma anche a altri gruppi di ricerca, ma sostanzialmente modificano in continuazione questi monumenti per evitare che noi, andandoli a vedere così allo stato puro come erano all'inizio, prima delle modifiche fatte, si potesse capire a che cosa servissero queste piramidi. Quindi il radar ad apertura sintetica, sostanzialmente, i 2 radar che abbiamo trovato sono riusciti ad aprire questa cassaforte. Dentro questa cassaforte ovviamente c'è quella che io chiamo la verità, la realtà dei fatti, l'inconfutabile realtà dei fatti. Quindi il radar ad apertura sintetica diventa ancora una volta SAR, senza alcuna remora. Perché? Perché questa sarà la spinta che ci porterà avanti senza pietà a tirar fuori tutto quello che possiamo tirar fuori da questa realtà oggettiva, mettendola in faccia alle persone che pensano che l'egittologia finisca con l'H. Grazie. Tutto in tiro. No. Esattamente. Sì. Allora, abbiamo finito, non c'è spazio ovviamente per le domande e chi vuole può firmare con il professor Malanga, che adesso tra un po' va fuori, i libri o l'autografo o quant'altro. Lui è a disposizione, si mette lì. Non dico che è uguale assolutamente, però io ho trovato un'altra struttura di silicio dentro al corpo umano. Ah, ok. Abbiamo fatto un lavoro Sì. su cellule che si riempiono di silicio. Wow, veramente? Evviva, meno male. L'avete pubblicato? Sì. Io non ne uso, però vi posso scrivere perché io sono un po' semplice. Senti, io ne do. Grazie. Sì. Fatemi scegliere. Possiamo sentire dei Assolutamente sì.